Ciao a tutti e benvenuti agli illuminatori che seguono ma anche che non seguono Disney Lorcana Nexus. Io sono Mario e oggi faremo quella che viene chiamata set review dell'espansione nelle Terre d'Inchiostro. Come dicevo, io sono Mario. Per chi non segue Disney Lorcana Nexus nasce come una pagina su Instagram senza troppe pretese, super semplice, con l'obiettivo di parlare di Lorcana, che è un gioco che mi appassiona tantissimo e appassiona anche alcuni membri della mia famiglia. E su questa pagina troverete spoiler nella stagione di spoiler, alcune foto riguardanti i deck tech, e d'ora in poi cercherò anche di portare qualche video interessante tramite il canale YouTube o piccoli reel sulla pagina Instagram. Come dicevo, oggi faremo la prima set review di un'espansione di Lorcana, e qui con me c'è il buon Pingu, che è un ragazzo super simpatico che ho conosciuto in una delle serate di Lega di Lorcana, nel negozio, diciamo, della nostra città. E però basta parlare sia di me, ma lascio la parola al buon Pingu che si presenti da solo. Grazie Marione per l'introduzione super divertente. Ciao a tutti, io sono Alessio, ma tutti quanti in Lega o in giro mi conoscono come Pingu. Che dire di me? Sono un giocatore di carte collezionabili da tempi immemori. Ho fatto praticamente quasi di tutto, ho giocato a Magic, ho giocato a Yu-Gi, Pokémon, facendo anche tornei molto competitivi a livello nazionali e regionali. Adesso sto giocando appunto a Lorcana, questo gran bel gioco che appunto mi ha fatto ritornare un po' la voglia di rimettermi in gioco con le carte, e vediamo appunto, come ha detto Mario, questo set review della terza espansione di Lorcana. Ci proviamo. Se non si fosse già capito, Pingu è l'esperto che sarebbe mancato in questa review se l'avessi fatta da sola. Esperto non penso, però faccio del mio meglio, dai, vediamo, mettiamola così. Dai. Diciamo che ho potuto apprezzare le tue doti giocando con te, quindi sapevo che le partite finite 19-20 me le ricordo ancora, me le sogno durante la notte. Esattamente. Ok, se sei d'accordo, noi abbiamo il sistema di valutazione che abbiamo un po' pensato insieme, niente di troppo articolato, però direi che avrebbe anche senso condividere un attimo come l'abbiamo pensato. Quindi, come vedete qui sul lato, diciamo, dello schermo abbiamo la valutazione di cui io e Pingu abbiamo un po' parlato, per darci un po' un'idea di ok, che numerelli vogliamo usare per valutare le carte. E ti va di leggerla, poi le commentiamo velocemente? Vai, va bene. Allora, le abbiamo suddivise il numero da 1 a 5, ovviamente partendo dall'1 una carta ingiocabile, ovvero sono carte assolutamente che vanno praticamente a riempire il raccoglitore per la collezione e basta. Il riferimento è Gantu, secondo me. Sì, uno dei tanti riferimenti è quello. Una carta da Gantu. Esatto. Numero 2, una touch card, ovvero quelle carte che normalmente non andrebbero giocate, ma in alcune situazioni potrebbero dire la loro. Per la serie io le giocherei, oppure entrambi le giocheremo massimo in una o due copie, non di più. Sì, ovviamente in formato costruito, sia in draft o pre-release vari che ci sono già stati. Esatto. È vero che, diciamo, normalmente Tech Card lo usiamo anche per quelle carte che magari sono fortissime, ma vale la pena comunque usarne una o due copie a seconda dei mazzi. Cioè, mi viene in mente un Ursula nel rosso-viola, però comunque nel nostro caso, essendo una review di un set che ancora non è così diffuso, anche se qualche deck adesso c'è già, è un po' la nostra idea, sì, di qualcosa che ci può andare in qualche deck, magari a seconda del matchup, però sì, niente di... Esatto.
4 per. Esatto, quella cartina che non ne vorresti mettere in 4 copie, ma in monocopia per sorprendere l'avversario ci potrebbe stare. Esatto. Numero 3 è giocabile, ovvero che in 3 o 4 copie la giocheresti ben volentieri, ma ovviamente non definiscono proprio il meta o il mazzo, banalmente. Sì. È una carta forte, nella media, che giocheresti ben volentieri. Difficilmente sostituibile, mettiamola così. Mhm. Numero 4 si va appunto a salire, è una carta molto valida, molto solida, che troviamo principalmente nei mazzi competitivi e in formato, sia che la giocheresti ben volentieri sia in draft, che la vai a prendere proprio come la vedi, la prendi, sia in costruito nei mazzi competitivi da torneo. E poi vabbè, c'è numero 5, la bomba assoluta che definisce il mazzo, cioè qualsiasi colore, cioè una bomba, tu prendi quella carta, ogni volta che vai a giocare quel colore c'è quella carta. Molto banalmente, esatto. la grigia, la bestia grigia, esatto, nel grigio. La cosiddetta bestia emo o bestia tragic hero. Esatto, la bestia triste che in realtà è triste l'avversario quando la vede in campo. Ci sta. Faccio una super piccola parentesi, qualche volta diremo cose tipo meta, siccome magari non tutti quanti sono già super pro come Pingu sul gioco o sui TCG, provo a dare una definizione, poi correggimi anche tu se sbaglio, però quando parliamo di meta praticamente stiamo parlando di quello che ad oggi definisce quell'insieme di mazzi più competitivi o bene o male abbastanza competitivi da battersela in un torneo. Difatti tante volte si parla proprio di livelli di tier, di potenza, no? di un mazzo. Quando parliamo di tier 0 è la potenza massima del mazzo, i mazzi più competitivi. Nell'espansione precedente per esempio rosso-viola cadeva direttamente in questa categoria, e adesso ancora da capire, si sta definendo il meta, però non so se ti torna un po' come definizione. Sì, completamente d'accordo. Ok. E su queste valutazioni, questa scala la utilizzeremo sia per dare una valutazione appunto di quelli che sono le possibili utilizzi della carta in un mazzo da costruito, quindi un mazzo che banalmente vi costruite a casa sulla base delle vostre preferenze, e quindi che portate poi magari a una serata di lega, un torneo, e la valutazione però la daremo anche rispetto a quelli che sono i formati limited, che sono essenzialmente 2, escludendo il pre-release constructed, che sono il draft e il sealed. Quindi come questa carta può giocarsela all'interno di un formato in cui il mazzo che vi costruite non è basato su una mega strategia che avete sviluppato a casa vostra, ma si crea sul momento con le carte che avete trovato nelle bustine, e quindi c'è una tipologia diversa di valutazione. Esatto. Torna tutto? Torna tutto. Ok. Allora, senza ulteriori indugi, direi che possiamo andare alla primissima carta, che procedo a leggere. Tra l'altro partiamo chiaramente, andiamo in ordine numerico, quindi partiamo dall'inchiostro giallo o amber o ambra, adesso in italiano. E la primissima carta che ci troviamo a guardare è Baloo von Bruinwald, 13°, spero di aver letto correttamente. È un personaggio a costo 3, non inchiostrabile, con 0 di forza e 3 di volontà, a guardiano, quindi quando questo personaggio è in campo, impegnato, che sarebbe il tappato del vecchio Magic, obbliga l'avversario ad attaccarlo e può entrare tappato in gioco già da subito. In più ha un effetto che si chiama Allontaniamoci svelti. Quando questo personaggio viene esiliato ottieni 2 leggenda. Cosa ne pensi? Allora, personalmente questa carta è molto molto forte, soprattutto nei mazzi aggressivi che puntano a fare leggenda nel minor tempo possibile. Perché tu giocandolo lo metti già impegnato, e nel caso ti proteggi i pezzi piccoli perché devono
attaccare lui se vogliono appunto farteli fuori, e appunto quando viene esiliato ti regala ben 2 punticini da portare a casa. Mhm, Secondo me è una bella carta da giocare, mhm, soprattutto nei mazzi appunto Ambra, mhm. e sono già aggressivi di suo. Sì. Quindi diciamo lo vedi in una tipologia di mazzi più aggro. Esatto. Mhm. Sì, nei mazzi un po' più lenti, più controllosi no, ma Ok. in un mazzo molto aggressivo, molto veloce, ce Mhm. lo vedo molto bene. Sì, Molto, molto bene. decisamente d'accordo, anch'io penso che in costruito sia una carta che specialmente in aggro alla fine costringe l'avversario a fare un trade-off che non è buono per lui, perché ok, sono costretto ad attaccarlo, ma se lo attacco ti do comunque 2 punti, e quindi quel minimo di 2 punti leggenda li fai, e nel frattempo sta proteggendo pezzi come una Lilo piuttosto che una Malefica a costo 1 che fa 2 lore, che insomma sono dei personaggi che portano a casa parecchi punti. Esatto. Io personalmente la trovo molto solida come carta, Mhm. cioè nel senso non la giocherei in tutti i mazzi Ambra, perché ovviamente ci sono varie tipologie, ma queste in un aggro secondo me verrà molto molto giocato. Sì. Quindi per me è un 4 su 5, secondo me se li merita tutti. Costruito, dici? Sì, in costruito se li merita tutti 4 su 5, perché banalmente ti avvicina alla vittoria, ti regala magari quei 2 punti Mhm. che contro controllo fai fatica a fare. Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, diciamo che per quanto il fatto che abbia 0 di forza un po' me la abbassa, diciamo, di appeal, semplicemente perché non spaventa, no? È un po' come una location con costo Mh-mh. 3, cioè scusami, con volontà 3, quindi facilmente abbattibile, però di suo ti dà appunto questi due lore e ti protegge comunque un personaggio, cosa che una location non farebbe. Quindi sì, è vero, anche per me è carta super valida in costruito, deve essere, secondo me ha più valore quando sei tu a iniziare rispetto a Esatto, quando non sei tu a iniziare, perché purtroppo dopo si trova contro, in realtà già a costo 3 c'è uno smash che la tira giù facilmente, una carta del genere, però esatto. comunque sì, si trova altre carte con rush che comunque la annullano subito. Però alla fine quando viene esiliato non deve essere per forza challengeato, quindi comunque sia, quando vieni esiliato 2 punti a casa te li porti. Esatto. Forse l'unico caso in cui non ti porti a casa quei 2 punti è se te lo trasformano in inchiostro con un Let It Go piuttosto che un Ade, però ecco, è comunque un 1 per 1 come trade-off, quindi Esatto, più che altro sprecano una potenziale azione molto forte o un effetto molto forte, come hai detto tu sì, con Ade, su uno 0-3, cioè esatto, rispetto a una carta molto più forte. sì, lo accetto. Quindi sì, diciamo che va accettato. Sì, lo In prendo tutti i casi volentieri. va accettato, lo accetto. Sì, 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 sono d'accordo. Quindi possiamo dire che appunto per un costruito sono d'accordo anch'io che un 4 se lo merita tutto. Esatto. In limited non lo so, cioè, io la giocherei, Mhm. ovviamente trovarla perché, appunto essendo una rara, non capita spesso di vederla nelle bustine quando le apri, Sì, ma diciamo che se mi capita tra le mani un pensierino ce lo faccio ben volentieri. sì, decisamente. Quindi in draft o comunque nei formati limited un 3 glielo darei. 3, ci sta. Per me il limited, che alla fine è un formato dove conta un sacco il fatto di andare in curva, no? Quindi mettere il tuo costo 1, il tuo costo 2, il tuo costo 3 e mettere giù delle carte che comunque individualmente devono essere abbastanza forti di suo. Diciamo che quei pezzi che poi non hanno una forza individuale sufficiente un pochettino sono dei filler che metti nel tuo mazzo perché magari non hai trovato niente di meglio. Però un costo 3 che mi fa da bodyguard, che comunque il limited non è che ci sono in realtà tutte queste opzioni poi per rimuovere facilmente un Esatto, bodyguard, cioè devi avere un personaggio che faccia 3 o più di danno, e quindi insomma ce ne sono pochi e sono quelli. Per me se la merita tutta, anche perché è una corsa ai lore, specialmente in esatto. limited. Quindi andiamo su un 4 su 5 anche per il limited.
Sì, o 4 su 5 o 3 su 5, cioè bazzichiamo lì, dal 3 al 4 Dal 3 al 4. comunque. Dal 3 Ok, al 4 direi che è accettabile ok. come Dal, valutazione, dal ecco. 3 a 4 non so come scriverlo nella valutazione in basso, quindi A tuo teniamo piacere. da 3 a 4, va bene così, va bene così. Ok, va bene. Allora passiamo alla prossima che... È il signorino Bernie, Bernie. agente novello. Allora, costa 4, inchiostrabile, è un 1-5 e ha un'abilità che si chiama Vado a ispezionare, ovvero alla fine del tuo turno, se questo personaggio è impegnato, puoi preparare uno dei tuoi altri personaggi a scelta e fa 2 leggenda. Allora, Mm, parere personale, l'effetto non è malvagio, perché comunque alla fine del turno ti recuperi quel personaggio che magari, non so, metti caso una Lilo, la vuoi tenere al sicuro dagli attacchi del tuo avversario, con lui in campo te la ritiri su. sì. È anche vero che costa 4, cioè è un'esagerazione. Mm, A mm, costo 4 c'è molto meglio. sì. C'è A me molto molto meglio. la cosa che disturba tantissimo è la sua lentezza. Cioè sarebbe anche un bel effetto, però magari quando entra. Esatto. Così, cioè, devo giocare a costo 4 lui, sperare che al prossimo turno mi sopravviva, quindi che rimanga in campo, e poi questare, quindi comunque esporlo, Esatto. e poi avere qualcosa da stappare, che non è neanche detto che io ce l'abbia. Quindi il rischio che io il valore di questo effetto lo utilizzi poco è alto in costruito. Secondo me c'è tanta roba che Molto può... molto meglio. Sì, sì, a quel costo lì sì. Poi sì, questa 2, vabbè, ok, però al costo 4, insomma, cominciamo a averne già un po' che costano 2. Sì, più che altro che questano 2 ci sono molti personaggi che lo fanno anche a 2 di costo, 1 di costo, cioè diciamo che sì, è una carta molto molto lenta. Sì. Cioè, a meno che non L'effetto trovi un carino, modo ma è per... lento. Sì, se non trovi un modo per tapparla invece magari più velocemente, però ecco, hai bisogno almeno di un'altra carta poi per farla funzionare bene, comincia a diventare anche poi Esatto. dispendioso usare un effetto che alla fine poi non è neanche così eccezionale, cioè... Esatto, costasse qualcosa di meno, tipo 2, a 2 un pensierino l'avrei fatto. No, sì. anche uno, cioè anche se non fosse stato un 1-5, ma un 1-3 a costo 2 l'avrei giocato volentieri. Ma così è veramente uno Mm. spreco, tra virgolette, uno spreco di risorse. Sì, 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 Perché a sono 4 d'accordo. vuoi fare altro. Vuoi fare altro, sono d'accordissimo. Sì, in costruito la vedo proprio male male. Per Sì. me questa è la prima carta 1 dal mio punto Sì, di vista esatto, è la e non carta la da giocherei tenere mai. nel raccoglitore. Sì, bello il L'immagine è molto personaggio. carina, ma sì, solo Esatto, l'immagine è carina. esatto. Il limited, e anche lì non è che... Cioè, nel senso... Sì, meh. Insomma, magari Diciamo il che se c'è limited sì. altro nella busta prendo altro. Probabilmente sì, non è la prima pick che faccio, questo sì. Esatto. Sì, sì, è una di quelle rare che se la apro la passo anche. Sì, sì, Sì. sì, sì, banalmente sì. Ci sono delle comuni molto più forti, anche delle non comuni molto più forti da piccare in limited piuttosto che una rara così. Sì, decisamente. C'è anche il caso che ti torni. Sono Sì, esatto, Quello- probabilmente ti ritorna anche facendo il giro del tavolo. Sì, 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 sì. sì. Cioè il motivo per me è sempre quello, cioè un po' lenta, costo 4, cioè se ti arriva come ultima pick va bene lo stesso, la prendo volentieri, però è un 1-5, quindi non ammazza nulla, tiene un pochettino il campo, quindi magari quei 2 lord te li puoi fare, però costo 4 cominci a avere già una board dall'altra parte che se non hai, diciamo, combattuto, challengeato bene, insomma, almeno 2 personaggi ce li hai, 2 personaggi a 5 ci arrivano tendenzialmente Sì, per tirartelo giù. Quindi magari esatto. ti porti a casa semplicemente 2 lore con una carta a costo 4, che insomma... Non ne vale la pena. no, perché se penso che c'è uno spugna che è non Sì, comune, costo enorme. 2 inchiostrabile 3-3 che fa 2 lore, insomma, non è proprio il top. Va bene, allora io direi che Direi che siamo è uno sull'1. su tutti i fronti questa Sì, carta, sì, sì, questo sì. bel topino qui.
e uno sia. Noi, come vedete, mettiamo anche, diciamo, la valutazione per riferimento in basso, giusto per averla alla fine della nostra chiacchierata. Ok, passiamo alla prossima. Oh, che bella questa. Questa mi piace un sacco. Bel manzone Un questo. bel manzone. Allora, il caro Cernabog Maligno, un personaggio a costo 10, non inchiostrabile, che però porta con sé una forza di 9 e una volontà di 9, quindi una resistenza di 9, e ha ben 2 effetti. Il primo è il potere del mare. Per ogni carta personaggio nei tuoi scarti paga un inchiostro in meno per giocare questo personaggio, e puoi evocare gli spiriti. Quando giochi questo personaggio rimescola nel tuo mazzo tutte le carte personaggio nei tuoi scarti e nel frattempo fa 3 lore. Che ci dici? Questa carta è devastante. Questa carta è immensa, a me piace da morire. Cioè, non ce ne frega niente se costa 10, perché tanto lo pagheremo 0 la maggior parte delle volte. A fine partita questo qua entra, saluta, boom, e sta lì 9-9, che fa 3 leggende. In più ci rimescola tutti i personaggi che abbiamo perso dagli scarti nel mazzo. Cioè, questa carta è forte su tutti i fronti. Sì, concordo. Vabbè, in costruito ci puoi veramente costruire intorno al mazzo, perché Sì. cioè, la metti in un mazzo che ti dà appunto la possibilità di scartare. Vabbè, la prima cosa che viene in mente è Whole New World, ne abbiamo anche parlato nelle serate di Lega. Ci sono dei potenziali turni, credo 3, in cui puoi giocare questa carta. Esatto. Turno 3, turno 4 ce l'hai, cioè turno 3 no, ma dal quarto quinto turno questo qui fa già la sua presenza in campo. Con gli incastri giusti si devono allineare le stelle, però comunque, certo, però comunque la possibilità c'è, e anche che non... Diciamo che quando scende l'avversario deve avere la rimozione, perché sì, altrimenti inizia a fare dei bei casini questo Cernabog. Se giochi grigio piangi. Sì. Perché per quanto puoi avere delle emozioni, ma 9 prima che ci arrivi tra Grab Your Sword, Smash e vabbè, e tutti gli altri removal a danno che ci sono adesso, ci vuole un po'. Col rosso qualcosa se la fai a farcela, però comunque devi avere, sì, come dicevi tu, la removal ad hoc per lui. Esatto. E comunque si porta con sé un effetto forte di base quando entra, cioè il fatto di rimescolarti tutte le carte personaggio, se non sbaglio tutte le parti personaggio, esatto, tutte le carte personaggio, insomma, comunque male non fa, dopo tutto lo scarto che hai fatto, quindi no, ma poi roba. Mettila anche contro magari uno che ti gioca la classica rimozione di massa, be prepare, no? Cioè tu magari hai apparecchiato con i tuoi bei personaggini, lui ti fa be prepare, il turno dopo bam a 0 gli giochi un 9-9 e hai tutto l'inchiostro disponibile per giocarti il resto. Cioè, senza diciamo che fa una bella pressione nel campo. No, tanta roba, ma poi senza contare che è in un colore che di per sé ha già degli accellerini interessanti, quindi adesso vabbè c'è Pluto che comunque ti permette di accelerare, c'è la lanterna, c'è il dock che ti permette di giocare a meno, quindi comunque hai anche altri modi per abbassare il suo costo che di base sono utili. In più lo abbassi comunque se ci giochi con una strategia ben fatta intorno, quindi no, è una bella carta. È molto bello, è molto molto bello. Io probabilmente personalmente non darei un 5 solo perché per me non è tipo una staple che definisce il meta come può essere, cioè una di quelle carte che se penso giallo la gioco sempre, perché è più una di quelle carte su cui costruisco un po' intorno. Non funziona in qualunque mazzo la metto, funziona in alcuni mazzi che ben specifici, esatto. Concordo con te, cioè questa non è la classica carta bomba da ogni volta che gioco giallo ne metto in 4 copie. Esatto. Però un bel 4 direi che questa se la merita tutta, perché appunto ha un effetto fortissimo, delle statistiche enormi, fa 3 leggende, cioè potenzialmente ti può scendere a turno 4-5 in poi, e in più ti salva tutti quei personaggi che hai perso, cioè male. il suo la dice, sì.
Forse adesso diciamo siamo già un po' come dire, a release inoltrata, quindi sono passate già un po' di giorni da quando è uscito il Terra d'inchiostro. Non ho visto tipo dei mazzi super competitivi per ora che lo utilizzano, cioè ci sono alcuni mazzi però magari non sono quei Tier Zero di cui parlavamo prima ancora, ma sicuramente è una carta stradivertente da piazzare, da giocare, e Esatto, chissà che poi in realtà non riesca anche ad arrivare a essere una carta magari in un Tier 1-0 come mazzo. esatto. Più che altro è che adesso, secondo il mio parere, si sta definendo il meta delle persone che giocano la stessa tipologia di Mhm. mazzo, che sa che è forte, quindi tutti quanti giocano quello. Mhm. Secondo me, a ragionarlo un po' al mazzo, capire il meta, capire cosa giocano gli altri e costruirci appunto il mazzo intorno, Mm. quello poi definisce il vero meta. Vero? Sì, sì. Adesso ci sono tante evoluzioni di mazzi che c'erano già nel meta del secondo Esatto. capitolo, diciamo nella seconda espansione. E chiaramente, vabbè, sono stati aggiunti degli strumenti nuovi, però ancora siamo lì, quindi sì, ma ancora non Ancora c'è da qualcosa, definire, sì, esatto. super creativo. Però sì, questa qua darei un 4 abbondante anche. Parliamo di Limited invece? Limited, beh, oddio, se mi passa io non lo nego, ti dico la verità, perché comunque i limited punti a prendere soprattutto personaggi, perché appunto, tu vuoi, scambiarti personaggi con l'avversario, cercare di rimuoverli, puntare a fare, punti il più velocemente possibile. Diciamo che questo qui può essere buono in limited. È Mhm. una bella carta da giocare. Io In draft ho sì, è vero. leggermente un'altra opinione, ma semplicemente per questo motivo. Cioè, se io penso al Limited inteso come soltanto l'espansione nelle terre d'inchiostro, onestamente non so bene quanti scartini ho che mi permettono di scartare a me carte. Quindi le uniche carte su cui lui si basa per abbassare il costo sono quelle che metto in board. E, Esatto. ed è un costo 10, quindi facendo finta che mi vengono diciamo esiliati tutti i personaggi che metto fino al turno 4, al turno 5 Lo puoi eh, giocare, lo posso più o giocare. meno. Esatto. E quindi appunto anche lì è quello che voglio in Limited, cioè avere tutti i miei personaggi che vanno giù a costo, cioè durante tutti i turni, o cerco di giocare un po' intorno a questa cosa normalmente. Io personalmente cerco di dire gioco in maniera che i trade-off diciamo che ho, no? Con il mio avversario non mi portino a fare esiliare tutti i personaggi con cui sto costruendo board, perché altrimenti lui ne ha, io non ne ho. È vero che poi dopo metto un 9-9 con 3 di lore, Certo. però nel frattempo magari dall'altra parte ho 5 personaggi che poi non sono riuscito a togliere, e l'avversario mi frega, nel senso che nella corsa all'ora alla fine vince comunque lui, perché sicuramente ha più di 3. Quindi quello che un po' mi fa, diciamo, storcere il naso è più cioè la vedo più come una carta che se pesco voglio pescarla proprio in un determinato momento, in determinate condizioni, perché altrimenti mi diventa un palo che non metto più giù. Mh-mh. C'è da dire che, appunto, seguendo il tuo ragionamento se ogni turno piazzo un personaggio, c'è da dire che, mettiamo nella stessa situazione l'avversario, se vi scambiate banalmente, scambiando i tuoi si scambiano anche i suoi. Quindi, bene o male, la board rimane, cioè il campo rimane quasi sempre pulito. Mhm, Dipenda poi ovviamente dai tipi di personaggio che uno gioca, ovviamente. mhm, mhm. Sì, sì, sì. Si Diciamo va che sì, sempre a bilanciare, esatto. se tu traddi in maniera bilanciata, stra d'accordo. Detto che secondo me, cioè, sono un po' di condizioni a contorno, no? Diciamo che tu comunque se la vedi probabilmente ne vedi una di queste, non ne vedi più di una, Sì, perché comunque è una esatto, è super rara. difficile vederne 2. Esatto, è già tanto vederla, però comunque sia, diciamo che appunto la cosa che un po' mi fa abbassare la valutazione per me è proprio il fatto che per giocarla in maniera che mi dia valore, devo avere un po' di condizioni
a contorno durante la Mhm. partita, e questa cosa me la fa un po' scendere, perché come dicevo prima, diciamo che in draft o in limited preferisco avere quella carta che la metto giù e so che è Fa qualcosa. forte, forte e fa Mhm. qualcosa, esatto. E qui invece ho quelle condizioni. Però comunque diciamo che non è una brutta carta, semplicemente per farla funzionare ci vuole qualcosa in più in Mhm. limited. Quindi direi un giocabile in limited e solido in costruito, Mhm, sì, quindi un bel 3 in dici? limited gliela proviamo a dare. Ci sta, Esatto, ci è una sta. carta giocabile. Se la vedi sei contento, se non la vedi sei contento uguale. Sì, 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 ci sta, ci sta. Va bene. Andiamo alla prossima allora. La lascio a te. Questa la conosciamo. Che bella, mi ricordano i tempi di Magic, questa carta qua bellissima. Cucciolo di Dalmata, scodinzolante, ne voglio 99. Cosa fa il cucciolo di Dalmata? Costa 2 inchiostrabile, 2 di forza, 3 di volontà. Effetto da dove verranno? Che cosa? 99 cuccioli di Dalmata, perché sì, si possono giocare ben 99 cuccioli nel mazzo. E fanno leggenda per uno. Mm-mm. Allora, questa è la classica carta meme. Sì, esatto. È la Bellissima, carta memissima, bellissima, stupenda. Mi ricordano i vecchi ratti famelici in Magic che ne potevi giocare infinite copie nel mazzo. Stupendo, bellissimo. Sì. Però sì, qua in Lorcana diciamo che non... Se mi Oddio, presento con un mazzo da 99 carte più sì, altre, esatto, esatto, cioè non è che... a parte i C'è da problemi dire, logistici. esatto, di mescolare il mazzo diventa un po' Esatto. infattibile, però chi sono io per No, no, ma io giudicare? spero che un giorno qualcuno si presenti con sta pila di Esatto, sta carte pila di da cui 100 carte. pesco a altezza testa. Esatto, il cucciolo di Dalmata. C'è da dire però che io, scuriosando in giro alcune liste di giallo con appunto un terreno, un luogo che andremo a vedere più avanti, 5 o 6 copie di questi Mhm. cagnolini li giocano. Cioè, c'è da vedere molto il mazzo in cui vanno messi. Per Mm. me, banalmente, è una carta che va nel raccoglitore a Sì, mani basse. sì. Però alcuni mazzi potrebbero dire la loro, cioè dipende molto dal mazzo, perché un costo 2 Mhm. non è alto, considerando che appunto il colore ambra riduce, cioè ha molti effetti che riducono il costo. Mm-mm. E un 2-3 a costo 1 non è brutto. Mhm. Contando che ne puoi giocare più di 4 copie Mm. e ti fanno comunque un punticino, brutto non è. Sì. Però è da appunto costruirci il mazzo sopra, cioè Mm. io non me la voglio rischiare di costruire un mazzo magari da competitivo Mm-mm. solo per giocarmi 6 cucciolotti, cioè nel senso Esatto, esatto, sì. preferisco D'accordo. mettere altro. Diciamo che è palese che, vabbè, 99 copie non le giochi mai, però No, no, mai magari nella vita. sfrutti il fatto di poterne giocare più di 4 e ci può anche stare. Il mio grossissimo dubbio è questo: forse un 2-3 non è malaccio, forse sarebbe stato meglio nel primo capitolo, però, perché adesso comunque ci sono veramente tante cose che a 3 non ti sopravvive molto. Cioè, No, prima abbiamo esatto. nominato Spugna per farne uno, però c'è anche uno Stitch 3-1 che entra con Rush, c'è lo Smash, c'è Madame Mim Serpente, Madame Mim Volpe, quindi ci sono tante carte che ti rispondono velocemente. Esatto. Almeno sopravvive a un Grabbious Sword, ma non a una Tinkerbell più Grabbious Sword. Quindi No, questo, esatto, no, quella no, non sopravvive quasi quello sì. niente a una Tinkerbell con Grabusor. Esatto. E come dicevi prima, sì, a costo 2 è poco, però la domanda è sempre quali altri costo 2 magari giocherei più Esatto, cioè volentieri. ce ne Cioè se sono ci, decisamente di migliori. cioè, se ci fosse una carta che soltanto per i cuccioli di Dalmata, non so, mi dà 2 lore in più,
effetto statico, una roba tipo in un luogo piuttosto che un'altra carta, appunto Pongo o Peggy le avessero fatte con qualcosa proprio solo per i cuccioli di Dalmata, allora già avevo un Era da incentivo in più. ragionarlo. Sì, Era una cosa diversa. già avrei avuto un incentivo in più a mettere dei cuccioli di Dalmata, proprio specifico come tipo di Mh-mh. carta. Invece così, cioè, per me è un filler, cioè anche, ma è un filler in limited, cioè in constructed proprio non saprei bene dove metterla, perché a 2 secondo me c'è veramente tanta roba in più, anche solo in Esatto. giallo, che preferisco giocare. Anche con un Rockstar, con cui Sì, pesco a manetta, cioè, c'è troppa roba esatto. più bella che È molto preferisco roba più giocare. forte. I limited sì, limited magari è quel costo 2 che non sei riuscito a prendere nel draft, lo Esatto, butti lì giusto esatto. per averne uno. Esatto, 2 proprio, e tra l'altro l'ho fatto e va bene, nel senso fa il suo, entra 2-3 e almeno hai un personaggio da mettere, non è comunque uno dei personaggi migliori che puoi piccare, però vabbè, se ti manca qualcosa, come dicevi, per andare in curva, costo 2 c'è, Esatto. ed è anche inchiostrabile, quindi mal che Esatto, vada. quindi mal che vada lo butti nell'inchiostro e Esatto, stai contento lo stesso. esatto. Però sì, in costruito io direi un Allegro 1 se li Che becca tutti. un bel raccoglitore, tra l'altro, cioè, giusto una curiosità, adesso io non ricordo se ho lasciato tutte le art alternative in questa, nelle carte che andiamo a vedere, penso di averle tolte, però credo che ci siano 5 alt. 5 diversi, 5 Ok. di alter diversi E il di fatto che cuccioli tu di ne possa dalmata. avere 99, per me che sono malato e cerco di fare il playset di tutte, Tutto pari, ti viene il nervoso. manda i matti sta cosa. Mande No, va bene. No, tra l'altro il playset di questa sarebbe 99 copie, non 4. Quindi anche questa cosa, vabbè, però me la sono fatta una ragione, semplicemente faccio il 4 per di tutte le arte, va bene così. Va bene così, esatto. Esatto. Però concordo, sì, per me è assolutamente raccoglitore per costruito, e il Da limited, limited boh, un 2 giusto 2. per riempire Sì, è un tappabuchi. sì, sì, concordo. È un tappabuchi. Vediamo se ho messo la prossima carta o le alternative. Prossima carta, ok, va bene. Prossima Ok, carta. allora, quindi anche qui un bel personaggio, Joshua Dolce il dottore, personaggio a costo 4 inchiostrabile che fa 2 lore ed è un guardiano, quindi un bodyguard per chi ha giocato i primi 2 capitoli. Cosa ne pensi? Allora, io penso che di bodyguard ce ne siano di migliori. Te la dico proprio papale. Costo 4, ok, che è inchiostrabile, è un 1-5, non fa nient'altro. Cioè. Sì, parlavamo anche un po' prima, secondo me, con Baloo. Allora, Baloo ha questo effetto che è fortissimo, cioè lo esili e fa 2 lore. E Esatto, questo, cioè, è uno di quegli effetti che potenzialmente mi mancano 2 lore per concludere. Attacco con Baloo, ho qualcosa per distruggermi Baloo, vinco. esatto, Ok. È come un po' esatto, la capra che entra ed esce e fa quel lore maledetto che ti fa vincere esatto, partite. esatto. E Capra lui maledetta. invece ha l'inchiostrabile, costa un in più, però sì, ha quel problema che è un body a 5, secondo me è buono come bodyguard, nel senso è una di quelle cose che puoi in un Sì, a bodyguard. livello di vita sì, a livello di E attacco proprio no. di attacco non fa niente, non fa proprio niente. Questa 2 è ok, ci siamo già detti che a 4 è una buona idea avere almeno 2 lore, a meno che non hai effetti assurdi che ci No, sta esatto, insomma, però bilanciarla. questa direi proprio da raccoglitore, cioè a me non dice niente di niente, perché a livello di guardiani ce ne sono decisamente meglio. Sì, a meno che proprio non esista un mazzo tematico bodyguard in cui lui si incastri bene nella curva e abbia un senso a costo 4 e effettivamente sinergizzi così bene da dire ok, faccio un mazzo tematico e allora mi può tornare. Cioè, ad esempio, no, adesso vado proprio a memoria, però ricordo che nel primo capitolo avevamo la tabarda, quella dei moschettieri, no? Mhm. Quando se non sbaglio, quando viene esiliato un bodyguard peschi, credo Esatto. fosse una cosa del genere. Mhm. Poi magari puoi avere qualcosa con resist che li rende un po' più complicati da tirare giù, loro ti proteggono, magari c'è qualcosa che non abbiamo ancora visto come bodyguard e quindi può avere un senso.
credo che in questa espansione tra l'altro ci sia anche forse un Baloo grigio che con i Un John, sì, un Little ok. John che fa effetti con i guardiani, sì, Esatto. esatto. Però Quindi siamo sempre lì, cioè è una buona vita, ma di attacco non ci siamo proprio. vero, vero. E quindi costruito cosa tu dici raccoglitore? Per me è un raccoglitore questo, Ok. cioè non lo vedrei mai in competitivo questo Sì. Joshua. No, in competitivo neanch'io. Io diciamo che rispetto a un Bernie, lui ci vedo la possibilità che finisca in un deck bodyguard, mentre Bernie manco in Esatto, quello. Bernie manco quello. Quindi forse solo per Bernie... questo motivo gli darei un 2 rispetto a un 1, ma è proprio l'unico motivo. Ma siamo sempre lì. Quanto può essere competitivo un deck, un mazzo fatto tutto di guardiani? Chi lo Secondo sa. te? Si Secondo me non proteggono a va molto vicenda. avanti. Secondo me non va molto avanti. No, in effetti no. Diciamo che io lo vedo, facciamo una media 1.5, via, stiamo nel mezzo. Esatto, siamo tra l'1 e il 2, dai. Sì, dai, 1.5. Il 2 proprio perché lo vuoi giocare con John. Perché ho questa speranza, Hai diciamo così. questa speranza Vai. che qualche pazzo faccia il massimo John. Esatto. I Parliamo di limited, boh, anche per me questa carta diciamo che non è la prima scelta che faccio, probabilmente neanche la seconda o la terza, cioè diciamo che la prendo quando non c'è nient'altro di meglio. Sì, concordo. In realtà ci ho giocato contro i limited a quel turno lì, quindi a 4, ci sono già, diciamo, le possibilità di tirarlo giù abbastanza velocemente, questo è l'unico problema. Quindi c'ha due lore che non fanno mai male, però sì, a 4/5, perché poi dipende se non hai iniziato tu, perché parliamo del turno 5 dell'avversario, e insomma c'è già parecchia roba che te lo tira giù bene, e anzi a tirarlo giù per esempio ottieni anche delle belle cose. Io ricordo di aver usato Pyros, credo sia il titano che c'è adesso, che appunto è un 5/4 se non mi sbaglio, e quando esilia un personaggio ti stappa un altro dei tuoi personaggi, quindi è Sì, diciamo che fastidioso. appunto il debole di Joshua è proprio la forza, cioè un 1 non tiri giù quasi niente a turno 4, quello è il punto. Quindi anche per me qui forse lo vedo più come un 2, nel senso qualcosa che comunque riusciamo a giocare in qualche modo, magari anche 2,5 se proprio vogliamo esagerare. Esatto. Per stare tra il giocabile e la tech. La tech. Ti torna? Ma sì, dai. Diamo una speranza a Joshua dolce. Simpatico. Simpaticone. Va bene, andiamo con la prossima allora. Tutta tua. Allora, la prossima è Kida, l'Atlantidese. È il classico personaggio vanilla, ovvero quei personaggi senza effetti. Costo 1 inchiostrabile, 2 di forza, 2 di volontà, che fa una leggenda. Tra l'altro molto bella la scritta sotto in Atlantideo. Allora, a me banalmente le carte vanilla, soprattutto a costo 1, che sono dei 2/2, piacciono tanto. Perché comunque hanno un bel body a costo basso. Scusa, senti? Sì, adesso ti sento. Ok, perfetto. Vai, scusa. Appunto hanno un bel body, un 2/2 a primo turno non è brutto. Considerato che poi c'è la sua versione trasformata, che appunto è la carta successiva, che è molto molto forte per me. A me questa carta piace tanto. Cioè è uno dei costi 1 nuovi che andrei a giocare ben volentieri in determinati mazzi color ambra. Sì. Per me l'arte è bellissima, mi piace un sacco l'arte di questa carta. Sì, non so perché, veramente molto bella. Anche a me piace un sacco l'Atlantidese, veramente una bella cosa, una bella citazione. L'unica cosa di questa carta è che è un 2/2
che ultimamente non è che vada proprio alla grande tra i drop a 1, però più che altro diciamo che nella mia testa la userei soltanto per la versione shift, quindi soltanto proprio è un po' come lo Stitch a 1, cioè che usi proprio solo per avere il target per shiftare il Rockstar. Esatto. E l'unico motivo per cui la giocherei, basta, non la metterei per nessun altro motivo in un costruito se non per quello. Esatto. Più che altro bisogna vedere la versione appunto trasformata Shift, quanto è impattante nel meta. Cioè, a mio parere Mhm. è molto forte. Mhm. Soprattutto in mazzi veloci che ti vuoi, tra virgolette, conservare il tuo campo dai vari attacchi. Sì. Non la giocherei appunto in tutti gli Ambra, cioè nel senso la giocherei solo in determinati cioè in determinate tipologie di Ambra, esatto. Sì, sì. Ci sono molte varianti, mettiamola così. Sì, diciamo che vabbè, poi la versione Shift, secondo me è la carta successiva, però quella la vedo bene tanto negli aggro per l'effetto che ha, poi magari la vediamo dopo, però sì, questa carta qua da sola non ha senso di esistere. No, da sola, cioè il classico 2-2 a 2-2 a costo costo 1 inchiostrato. E ne abbiamo visti 800 milioni nei set precedenti, ecco. Esatto. E quindi che voto gli daresti costruito? Allora, io gli darei un 3 comunque, perché comunque i costi 1, 2, 2 si sono sempre giocati dalla prima espansione. Appunto, ti definiscono la curva, perché mal che vada, se tu non hai niente, al primo turno la butti giù. Se hai di meglio, la inchiostri, quindi bene o male. Il suo lavoro lo fa, nel bene o nel male il suo lavoro lo fa. Per me potrebbe essere un 3. Okay. Non è un 4 perché ovviamente non tutti la giocherebbero, però Sì, è una carta giocabile secondo me. sì, giocabile. Io diciamo che la vedo più come un 2, ma soltanto perché, diciamo, per me come ti dicevo è giocabile, ma solo nel contesto di una Kida Shift. E poi per il resto è un 2-2 qualunque. Oltretutto, se penso ai 2-2, proprio in generale come 2, non lo so, mi sembra di vederli meno performanti adesso con le carte contro cui giochi. Cioè, quando a costo 1 ti trovi comunque adesso degli 1-3 che resistono a un attacco, oppure semplicemente fai comunque un lore, quindi diciamo che a competizione hai degli altri tipo Lilo a costo 1 nel giallo che magari lo utilizzi in un aggro più volentieri che una Kida a costo 1. Diciamo la vuoi vedere più volentieri all'inizio rispetto a lei, e me la fa diventare un po' meno appetitosa, diciamo così, come carta, ok? E quindi non la vedo veramente giocabile un po' ovunque, ma soltanto in particolari cose. Però sì, cioè siamo lì, no? Tra due e il 3 per me, cioè proprio è una carta molto giocabile in quel tipo di mazzo, altrimenti proprio Sì, quasi da raccoglitore. giocheresti altro, cioè No. se giochi, ecco, va tutto sulla carta che andremo a vedere adesso, Esatto. praticamente. Ok. In limited, anche qui. Anche qua, cioè, nel senso, ti piace averla se vuoi avere la curva buona. Sì. Siamo lì. Sì, Cioè, sarà anche qui è balla tra il 2 e il 3, banalmente. Sì, la teniamo su un 2,5 allora. Sì. Ok, allora, giusto per gli archivi, 2,5 su 5 per tutte e due. La prossima, eccola qua. Allora, sempre un personaggio, sempre Kida, questa volta protettrice di Atlantide. È un personaggio a costo 5 inchiostrabile, con 3 di forza e 5 di forza di volontà, questa per 2 d'or, ma trasformazione 3, quindi può essere giocata pagando 3 inchiostri, giocandola sopra a una Kida, che è quella che abbiamo detto precedentemente, e il suo effetto il nome dell'effetto è Forse riusciremo a salvare il nostro futuro, e dice: quando giochi questo personaggio, tutti i personaggi ricevono meno 3 forza fino all'inizio del tuo prossimo turno, ed è leggendario. Cosa ne pensi? Allora, a me questa carta piace
tanto. Più che altro appunto, come dicevamo prima, in un contesto dove tu sei il mazzo aggressivo, hai tanti personaggi piccoli, magari Lilo, Simba, il Pimpi che andremo a vedere più avanti, che appunto sono dei costi bassi e che ti fanno tanti punti. Ovviamente quando tu vai appunto in leggenda, te li metti molto a rischio di eventuali challenge, eventuali attacchi e robe varie. Giocando questa e appunto ammazzando l'attacco dei personaggi avversari, diciamo che i tuoi sopravvivono, cioè a meno che appunto l'avversario non ha rimozioni di massa o rimozioni singole o appunto dei rush, dei lesti, chiamiamolo così, Dei lesti, esatto. dei lesti. Ehm, diciamo che i tuoi sono salvi e quindi ti consentono di fare altri punti il turno dopo. Mhm, mhm. Per A me me, questa carta è molto molto forte. io sono d'accordo sul fatto che è forte. E mi piace un sacco l'art, perché è veramente Sì, bellissima, la l'arte è versione bellissima. enchanted pazzesca. Sì, l'enchant è fuori No, di vabbè, testa. tra l'altro è stata sbustata l'altra sera di fronte a me, quindi Di fronte a te, tra l'altro. non sono pronto per parlarne. Però, a Ora parte gli scioccato. scherzi, a parte gli scherzi, secondo me è una carta forte, però al momento forse non è nel meta giusto, perché col fatto che il suo effetto non si applica a tutti quelli che entrano anche dopo, e adesso abbiamo veramente un botto di rush di qualunque tipo, cioè anche quelli a costo 2, che sia la regina, che sia il 3-1 Stitch, a costo 3 hai la Madame Mim Fox e veramente Maui, cioè hai tantissima roba che entra con rush, oltre a un sacco di removal basate sui danni. Mhm. Quindi cioè, adesso è uscita anche la carta di Zeus che fa 5 danni, Mhm. Grab Sword ne fa sempre 2, Tinkerbell ne fa 1. Ci sono tante carte anche che pingano, che magari si vedono un po' di tanto in tanto, come Robin Hood piuttosto che lo Smash, insomma. E Mhm. c'ha questo piccolo problema che appunto è pieno di tutta quella roba che proprio gioca intorno a lei, secondo me. Quindi per il tipo di mazzi che ci sono, quindi non per altro. Non ci fossero tutte queste cose, ora sarebbe fortissima, perché in un aggro quando la metti giù, se non è finisher ci sei quasi, perché Esatto. cioè, eh, però appunto con i removal sia a danno sia non a danno, perché anche un Be Prepared, un Dragonfire, un Hades, un qualunque altra cosa ti può bloccare bene o male i personaggi che hai in campo, o hai veramente una board pazzesca e sei riuscito a Mhm. tenerla e non te la riescono appunto a togliere, o se no c'è questo problema qua per me. Però cioè, secondo me è una carta strabella che se non vede gioco adesso a livelli competitivi, secondo me più avanti lo vedrà, magari ci saranno altre Lo vedrà di espansioni che... sicuro, dici? Secondo me è una di quelle carte che comunque se non ha valore adesso altissimo ancora, prima o poi Lo lo prenderà acquisisci. nel tempo. Prima o poi Prima o sì, poi lo prenderà nel tempo. come sì. Per questo per me, diciamo, a livello di costruito, ora come ora la vedo come un 3, cioè una carta giocabile Esatto, sicuramente. non definisce il meta, la vuoi giocare perché Esatto. appunto magari nel momento giusto ti può salvare la partita contro un mazzo specifico, mal che vada, la butti nell'inchiostro. Mm, mm, mm. Sì. Sì, poi Oppure non diciamo so, chi dà appunto questa 1, tu la mm, giochi, la butti sopra, fai quel punticino in più appunto quando questa. esatto. Ma poi c'è anche comunque già un mazzo che la accoglie bene, cioè l'Hyper-Aggro viola giallo che comunque ha lo spazio per inserirla, poi il fatto di bouncearla ti permette di riutilizzarla, quindi Esatto. insomma magari appunto la giochi e te la ritiri subito sul set, devi avere un po' di lore, però con 7 magari lo puoi fare, poi trasformata anche prima, quindi insomma in qualche modo te la puoi anche rimbalzare, la rigiochi più volte. Quindi lì magari qualcosa di interessante c'è, non se ne sono visti tanti di aggro nelle prime posizioni negli ultimi tornei, però siamo ancora all'inizio, quindi secondo Esatto. me È ci può ancora un meta sorprendere ben ancora. bello da definire. Esatto. Quindi andiamo su un 3 su 5 per costruito. Sì, per me sì, è un giocabile che non definisce il meta, Sì. esatto. Se la giochi sei contento, ti può salvare la partita. Mhm. In altri contesti non ha senso giocarla, cioè nel senso. In limited per me
è una bomba. Il limited è molto forte perché il limited non è detto che tu riesca a pescare le rimozioni o i rush vari e robe, No, cose così. Cioè il limited è forte, è per me il senza limited è senso. fortissimo. Il limited è veramente senza senso questa carta. A parte che comunque la puoi shiftare su un costume che è comune, quindi Sì, probabilmente la esatto. Trachida la trovi. Esatto, la trovi tranquillamente. Ma se anche non la trovi la devi giocare a 5, quindi parte alta della tua curva, Sì. ti fa 2. Ti fa un effetto della Madonna e come dicevi non hai tantissime rimozioni in realtà in limited, a parte credo che quella di Zeus sia quella che fa semplicemente più paura. Sì, esatto, la perché- secca Esatto. di Però me. comunque ammazza lei, non ti ammazza tutti gli altri che adesso possono costare Esatto. tranquillamente e quindi no, secondo me è fortissima in limited. Il limited Io- questa qua è un 5, è un 5 papale Sì, papale questa. sì, 100%, non la passo mai. No, ma va. Ma anche solo perché è leggendaria. Cioè, nel Esatto, senso, anche solo per il è valore. leggendaria. Sì. C'è l'oro nel simbolino, presa. Il value pick. Esatto. Va bene. Allora, andiamo avanti dopo questa bella leggendaria che ci voleva e vediamo cosa viene. Ah, il buon Lucky. Io so che questa è Il una buon carta che Lucky. ti piace. Questa personalmente è la mia carta, una delle mie 2 carte preferite del set. Cosa fa Lucky? Il 15° cucciolo, cioè tra l'altro eravamo in tema 99 cuccioli, dovrebbero cambiarli in 98. È un 4, costa 4, non inchiostrabile, 2 di forza, 3 di volontà, ha 2 effetti. Il primo più vivo che mai, lo dobbiamo appunto tappare o spostare. Dobbiamo rivelare le prime 3 carte del mazzo e aggiungere ogni carta personaggio con costo 2 inferiore dalla mano, e il resto lo rimettiamo in fondo in qualsiasi ordine. La seconda, supporto tra cuccioli. Ogni volta che questo personaggio va all'avventura, ovvero quando fa punti, se hai altri 4 o più personaggi in gioco, tutti gli altri personaggi prendono +1 di leggenda per il turno. Sì. E lui fa una leggenda. Per me questa carta è straforte, a me piace da impazzire. Spoiler, lo È già sapevo. ne hai avuto la conferma, cioè. Ho visto. Già il fatto che ha 2 effetti, uno più tra virgolette bello dell'altro, perché cioè con uno peschi, con l'altro ti porti in un vantaggio di leggenda assurdo se hai la board piena, cioè. Sì. Questa carta per me non ha senso, cioè. Ok, è un po' lentina, a costo 4, Sì. e attivare gli effetti il turno dopo per avere solo 3 di volontà. Ci sono molte carte che appunto a turno 4 appunto smash, rimbalzini vari che te la rendono, la carta di Zeus. Però questa carta se rimane giù un turno, cioè inizia a fare, cioè ti porta banalmente in vantaggio, perché con appunto le carte dell'Ambra che ti riducono il costo, banalmente lo puoi giocare anche al terzo turno. Appunto, se ti basi su un mazzo che ha tanti personaggi che costano basso, tra l'1 e il 2, questa carta se rimane più di un turno, cioè ti pesca 3 carte, cioè dalle 2 alle 3 carte a turno. Sì. È straforte. Poi appunto, piazzandoli tutti in campo, ogni personaggio ti va dalle 2 alle 3 leggende ogni volta che questo fa punti, cioè è enorme, anche se fa solo un giro è forte. Per me. Sì. No, è verissimo. Poi alla fine, cioè, è oggettivamente un modo per pescare un giallo, perché alla fine nel giallo un mazzo con personaggi a costo basso lo fai, e fai anche un mazzo che magari cerca di sciamare sulla board e avere più personaggi possibili, quindi allora, la forza sua è che è perfetta in giallo, cioè proprio la carta che ha i 2 effetti giusti per il giallo, per il colore che gioca, esatto. Per me è assolutamente, cioè quello è perfetto. Non è inchiostrabile, quindi un po' rompe le balle questa cosa, perché
comunque a 4 non inchiostrabile, in mazzi anche aggro che ci sono in giro adesso, il conto sulle non inchiostrabili può diventare un po' antipatico in fretta. Tipo se Esatto. penso all'hyper aggro un po', già se insomma con gli R2, ci sono diverse carte non inchiostrabili che un Esatto, pochettino Artù, Lilo. Lilo, Sì. Malefica, insomma fai presto a salire. Sei già con queste 4 qua, probabilmente vai a 16 già di così, poi qualcos'altro c'è sicuramente, e quindi un po' questo disturba. E poi come dicevi tu, anche secondo me è un po' lenta, ma è un po' lenta sempre per il discorso di quello che è il meta adesso e quello che si gioca. Cioè questa carta, giochi contro rosso viola, ti fanno un Pinocchio e te la ammazzano subito perché te la tappano e te la attaccano, e a turno 2 hai già una Madame Mim serpente pronta lì Esatto. da Da attaccare. schiantarsi su Lucky, esatto. Esatto, o anche È solo già una lì. Madame Mim volpe, quindi una delle C'è da due. dire che questa è la classica carta che l'avversario ci deve mettere l'occhio, Sì, la vuoi togliere. perché la vuoi togliere. Sì, Cioè, è una carta che se rimane giù un turno ti inizia a fare talmente tanti effetti che ad incastrarli bene l'avversario si trova sopraffatto. No, ti dà un vantaggio di tempo sulla board Esatto, comunque esatto, assurdo, anche esatto. perché appunto in giallo e vai a pescare dei costo 2, tendenzialmente li giochi velocemente quelli lì poi. E dopodiché appunto ogni volta che questo personaggio va all'avventura, se hai altri 4 personaggi fai il tuo. Insomma, vedere una Lilo che fa tre leggende al posto di 2, cioè un po' mi dà da fare, Sì. nel senso, Sì. No, un per posto me uno che fa 3 lore. bella carta, sicuramente un po' lenta perché muore un po' troppo facilmente con quel 3 lì, purtroppo, perché alla fine sia i combat trick che hai appunto con i vari Pinocchio e Rush, piuttosto che tutti questi danni, removal con i danni, te la seccano facile, però sì, si chiama il removal. Il problema è che quel removal lì ti toglie una carta secondo me con un valore veramente pazzesco, quindi Esatto. è un 1 per 1 che comunque vale la pena fare, cioè non lo stai costringendo a 1 per 1 come dicevamo con Un Baloo, no? pezzo, sì, esatto. Baloo me lo ammazzano, però ci guadagno comunque, qua ci perdo un pezzo Sì, un fondamentale. pezzo importante, esatto. Sì, perché tendenzialmente mi aspetto che sei a mano abbastanza vuota in quel momento, quindi per me per il momento sta sul 3, forse appena meno, 2,5, perché proprio la vedo giusta, però so che ti faccio del male a dire questa cosa, quindi... Più che altro perché, vabbè, a me piace la carta, Mi piace. banalmente, cioè per me è una carta da 4, però, cioè, ammetto che, appunto, facendo appunto dei test in Lega, giocando così, non la giocherei in tutti i mazzi, cioè la giocherei proprio in quei mazzi Ambra che appunto riempiono la board in una velocità impressionante che l'avversario non ci sta dietro, e basta, perché banalmente in un mazzo appunto Amber Steel con le varie canzoni io questo qui non lo giocherei. Sì. E poi io Pingu lo giocherei in qualsiasi mazzo giallo, cioè quello è un altro discorso a parte, quello è un discorso a parte, però da mente da giocatore competitivo, cioè in un classico mazzo canzoni non lo giocherei. Sì. Quindi Per me è giocabile. Sul Per 3. me è giocabile sul 3. Allora la bilancio un po' io col mio 2, facciamo un 2,5, così. Ma sì, ma più che altro, cioè se la vuoi giocare non la giochi solo in 2 copie, perché bene o male la vorresti vedere per mettere in pressione all'avversario. Per questo io la metterei più sul 3. Perché a 2 fai fatica a vederla in un giallo, perché il giallo di suo non pesca tanto. No, è vero. È che ora come ora proprio faccio, a differenza tua, non riesco in realtà a vederla come una pick che farei, solo perché appunto è lenta e muore facile, e quindi il valore che otterrei a 4 da questa carta è troppo, come dire, a rischio, non so come dire, perché poi comunque fa un lore, adesso vabbè c'è anche il suo effetto, però non lo so, di base tutto questo insieme di cose, se le sue stat, non inchiostrabilità, il fatto che l'effetto devi comunque aspettare per usarlo, me la fa un po' scendere. Non so se la piccherei davvero, ecco, deve essere proprio qualcosa che se la metto non la metto in 4x, perché non lo so, cioè o ci fai veramente all-in, però secondo me per me non è una cosa su cui fare all-in, ecco.
Mhm. quello la vedo più su un 2, però diciamo mediamo, facciamo un 2,5 Vediamo, perché dai, due e mezzo, dei tre, nostri dai. pareri, esatto. Tendente al 3. Esatto. 2,5 tendente al 3. Il limited. Il limited non lo so, cioè dipende sempre da cosa hai scelto. Cioè, se banalmente io apro la prima bustina del draft e mi Mm, becco lui, mm, mm. se so di prendere lui, poi devo prendere tutte le carte che costano 2 o meno. Esatto, esatto. Ci drafti intorno. Ci drafti intorno. Sì, sì, E d'accordo. Sì. per il resto potrebbe essere carino perché appunto in draft difficilmente becchi le removal, Mhm. le Esatto, rimozioni. esatto, esatto. Quindi il secondo effetto, volendo bene o male, lo riusciresti anche a fare. Per me è un draft stragiocabile, cioè È non. molto buona in draft in realtà questa carta. Sì, sì, perché comunque devi avere, appunto, come dicevo prima, devi avere il removal. Il removal in draft in questa espansione non ne hai tantissimi e quindi tu la giochi a turno 4, se hai tenuto la board, hai fatto dei trade-off, dei trade buoni con l'avversario, sei già quasi lì per usare almeno la seconda abilità e quindi turno dopo potenzialmente questi con un +1 su tutti. Esatto, esatto. O se no comunque la utilizzi. Forse l'effetto diciamo di pescata, come dicevi tu, deve essere qualcosa su cui costruisci intorno, quindi Esatto. mm, Il secondo effetto lo fai più volentieri rispetto al primo in draft. esatto, forse più da secondo effetto, sì. Lo giocheresti più per il secondo che per il primo. Sì, Cioè anche il primo perché lo giochi proprio se ci hai costruito il mazzo sopra. esatto, e comunque stai costruendo un mazzo sopra una carta che probabilmente vedrai con una copia e quindi rischi di non vederla e alla fine costruisci un mazzo che poi hai Mazzo solo un dei po' drop. così. Esatto. Un po' così, ecco. Quindi forse il primo effetto sì non lo usi tantissimo in draft, però Però il può secondo essere una ben finisher. volentieri. Sì, sì, sì. Quindi per me è giocabile in draft. Sì, anche per me, assolutamente. Ok, quindi parliamo di un 3 su 5. Ok, next. Tutta tua. Ok, la buona mini musicista. Allora, questa è una carta che mi fa venire un nervoso Non solo a te. soltanto per questo melodioso. Vabbè, però leggiamola un attimo. Allora, mini musicista, quindi personaggio costo 2 inchiostrabile, forza 1, forza 93, fa un lore ed è melodioso 3. Melodioso sarebbe la traduzione fantastica che ci siamo beccati in italiano per singer, perché cantante non andava bene. E l'effetto che ha è Entourage. Ogni volta che giochi un personaggio con guardiano puoi rimuovere fino a 2 danni da un personaggio a tua scelta. Che dici? Allora, ritorniamo nel discorso di prima. Deve andare in un mazzo apposta. E quanto può essere forte un mazzo guardiano? Boh, non si sa. Più che altro, quando giochi un guardiano, cioè, fosse stato all'inizio del turno, cura di 2 un guardiano era forte. Sì. Era molto accettabile. Perché magari tu canti con lei, c'hai il guardiano curato, quindi te la proteggi anche. Ma qua è ogni volta che ne giochi uno, cioè quant'è No. la probabilità di giocarne uno a turno per curarti continuamente i personaggi? Secondo me il gioco non ne vale la candela. No, per me era raccoglitore. Questa qui. Sì, è raccoglitore Facile. palese. Sì, È è anche raccoglitore bella. palese. È anche bella come arte, mi piace un po' questo Sì, stile. ma appunto cioè, è bella solo l'arte. Cioè, No, vabbè, a parte perché che non comunque vale la candela. cioè, alla fine l'analizzi per il secondo effetto. Il secondo effetto non è niente di pazzesco, perché il primo, il melodioso 3, hai Cinderella costo 1 inchiostrabile che fa il suo. Cioè, vabbè, va già bene lei. Non la usi per il melodioso 3. Quindi l'altro effetto, ora come ora, non ci vedo proprio qualcosa di forte. Cioè, Poi magari stiamo sbagliando, il mazzo guardiano è il mazzo lo meta, rivedremo. cioè, Esatto. Tra un po' di tempo strafortissimo, però, cioè, tra un po' di tempo ragazzi. facciamo la review della review. Cioè, prendiamo Esatto. e guardiamo come è andato. Dopo post meta rifacciamo la review con Esatto. voti scaravoltati. Ma al momento questa qua è proprio da raccoglitore. Esatto. E in limited Pure uguale. Cioè, io non la piccherei mai, non la no. prenderei mai questa carta. Farebbe il giro probabilmente.
No, non riesco neanche a pensare in questo momento a una canzone a 3 che in limited. Cioè, un melodioso più 1 non è un qualcosa di forte. Cioè, un melodioso deve darti un vantaggio almeno di più 2 per me sul costo suo. Quindi il fatto che Basta le costi vedere, 2, basta vedere cioè, nel senso, non ha senso questa basta canzone. vedere Ariel, cioè Ariel costo 3 che canta per 5, cioè Ah, esatto. È quello, la vera forza di un singer. Poi oltretutto è rara, quindi mi sarei aspettato qualcosa di più. esatto. Deludendo No, molto. no, è uno su tutti i fronti Esatto. questa qui. Next. Next, Miss Bianca, agente della Società Internazionale di Salvataggio, cioè ti viene Non ci stava più. una sincope solo a leggere la carta. Però, vabbè, è un costo 2, inchiostrabile, 2 di forza, 2 di volontà, melodioso 4. Ho fatto fatica a dire melodioso. Fa male. Fa malissimo. Che fa una leggenda. Allora, più che altro questa mi sembra la classica copia di Sebastian Ma del... è la Ma stessa, Sebastian. è Sebastian uguale. Sebastian non si è giocato manco a piangere e questa Sì. secondo me farà la stessa identica fine. Allora, C'è da dire che con l'avvento della canzone nuova a 4 che adesso arriva Zeus, esatto. può dire la sua come Tech. Esatto. Giusto perché non Sono d'accordo. vedi, non so, non vedi l'Ariel, non vedi il personaggio che costa 4, gliela butti e all'improvviso ti canta ti sparo 5 danni sul personaggio su un luogo e dice la sua. Sì. È Adesso il suo melodioso costo. 4 può essere pensato di essere Esatto, giocato. sì, hanno messo qualche canzone a costo 4 che vale la pena magari cantare. Questa, appunto, quella di Zeus è una. Mi viene in mente anche quella blu di Vaiana, che non è male, cioè è Esatto. una bella canzone quella lì, perché veramente alla fine peschi inchi, quindi non è male per rampare. Magari un giallo-blu che trova un senso di Uno esistere, spazio, chi esatto. lo sa, esatto, per ora non ce l'ha fatta, però chi lo sa. Detto che comunque sì, è un reskin di Sebastian, quindi per me è anche proprio una 2 facile questa qui. Sì, esatto. Adesso con l'avvento di qualche canzone interessante a 4, il melodioso 4 può essere una bella touch da giocare. Sì. Quindi un Limited? 2 glielo darei. Il limited, cioè, la picchi se proprio non c'è niente, giusto per avere il drop a 2 Sì. da buttare nell'inchiostro. Secondo me è peggio di un cucciolo di dalmata di base, quindi Sì. cioè, Quindi, cioè, secondo me questa è l'ultima carta che ti arriva, probabilmente. sì, cioè, il È una delle 4. ultime carte che ti arrivano in draft, così, cioè io la metterei come 1 anch'io 100%. proprio banale, a meno che non c'hai la botta di fortuna che peschi la canzone che costa 4, allora ma sì, Esatto, dai, giochiamo il esatto. canterino 4. Devi sempre, esatto, vederla, però per me a 2 non voglio giocare lei, perché tanto so che non faccio un mazzo canzoni in draft, quindi le canzoni Esatto. che pesco sono quelle che poi in qualche modo sono veramente utili e le cerco di utilizzare in qualche modo, ma non tramite bianche. Sono veramente peggio del Dalmata, perché c'ha 2 di difesa invece che 3, quindi Esatto, banalmente. Va bene, quindi un bel 2 in costruito, un bel 1 in limited. Esatto. Super bianca Sebastian. Per Bianca Sebastian. Ok. Il signor Snoops. Allora, questo personaggio, quindi signor Snoops, imprenditore inetto. Personaggio a costo 6 inchiostrabile, 4-8 di forza e difesa e fa 2 lore ed è comune. Per me è da raccoglitore questa. Cioè a costo 6 entrano i bestioni che ti vanno a vincere la partita. Non ti entra di certo un 4-8 che non fa niente. Diciamo che per me possiamo già parlare soltanto del limited per questa, perché per il Esatto, per il costruito questa qua no. non vedrà mai la luce. Cioè è la classica carta per finire la collezione.
Esatto, cioè non ci sono carte che sulla base della difesa di un personaggio fai lore, quindi per ora non è Esatto. forte. Per il limited, boh, io la metterei come un attach card, perché comunque 8 di difesa è alto, è veramente alto. E comunque lui più di 1 o 2 turni banalmente ti potrebbe rimanere in campo, se Sì, riesci a gestirti il campo. esatto. C'è da dire che è un costo 6, il costo 6 lo giochi là, Sì, ti dico la verità, per me il limited è giocabilissima perché è comune, quindi comunque è una carta La vedi spesso. che vedi, insomma, anche nelle bustine la vedi tranquillamente, quindi la trovi facile. È una fine curva che comunque è fastidiosa perché 4 è quel valore di forza, 4-5 sono quei valori di forza che tirano giù la maggior parte della roba. Ci abbiamo visto anche prima, no? La difesa 3, la difesa 4, anche adesso anche la difesa 4, insomma, vacillano in fretta, no? Questa non ti tira giù un Joshua dolce, però dalla sua c'ha 8 di difesa, quindi Esatto. ti resiste Ti un regge bel tanti po'. colpi. Sì, quindi per me è una roba difficile da togliere in limited e che quindi ti porta a casa il lore che ti serve. Io la vedo abbastanza valida, per me, cioè giocabile. Poi non è una bomba, non è una roba fortissima, però nel senso, se tu la vedi, non so, secondo terzo giro, tu la prenderesti questa. Sì, secondo me sì. Forse anche un pochettino più avanti, probabilmente, perché comunque voglio un attimino darmi il tempo, però essendo una comune secondo me è facile vederla e questa per me gli dà un plus che la rende più giocabile. Poi 4-8 veramente in limited, secondo me c'è delle buone stats. Sì, poi mal che vada la butti nell'inchiostro, esatto. se la vedi a inizio partita. Quindi. Esatto. Direi un 2,5-3, anche 3. Sì, dai, 3. Un 3 per me ci Un sta. 3. Un 3 direi che ci può stare il limited. Va bene. Next. Abbiamo Nani, sorella protettiva. Costo 5 inchiostrabile, 3 di forza, 6 di volontà, guardiano e fa 2 leggende. Per me questa carta in costruito è da raccoglitore. Molto, molto banalmente, cioè a costo 5 cioè a costo 5 ti entra o bestia grigia o Stitch o non so, rimozione grossa per pezzo fastidioso, cioè ti entra la malora al turno 5. Sì. Di certo non, cioè se vedo l'avversario che mi gioca a turno 5 nani, ok, sono contento, cioè mi fa piacere. È vero, ma poi se la batte anche Maximus, cos'era? A costo 5 mi pare, ma era un 4-5 forse, qualcosa. Anche lui era bodyguard, ma aveva anche supporto. Quindi Maximus anche c'è un'alternativa, è vero che è super rara rispetto a lei che è non comune, però sì, anch'io non la vedo molto valida in costruito. In limited è un'altra storia. In limited la vedo valida perché è vero che è una non comune, quindi la vedi un po' meno, però quando piazzi a 5 un bel bodyguard che ti protegge tutti quelli che hai messo fino al turno 5, ti fa 2 lore e comunque c'ha 6, quindi 6 e 3 tacco, quindi tira giù parecchia roba e protegge 2 turni secondo me se li fa, o comunque 2 attacchi se li fa, è fastidioso. Sì, diciamo che in limited è carina per me, cioè non è malaccio. Sì. In limited comunque è un guardiano, ti protegge i pezzi, sei comunque un buon valore, ti fa scambio di vari pezzi, non è malaccio. Si prende un bell'1 in costruito e questo siamo d'accordo. Sì, quello poco ma sicuro. Il limited ce la vedi un 3 giocabile? Sì, fai anche 2,5, va. Per me è un 2,5. E allora andiamo alla prossima. Mamma mia, questa è incredibile. Però su alcune dovevamo andare più veloci, quindi ci sta. Beh, certo, cioè bisogna. Questa è un altro personaggio, Orville, asso del volo. Costo 2 inchiostrabile, 1-4 che fa un lore. Punto, non c'è altro.
Che dici? Allora, io personalmente non la giocherei. Più che altro perché a costo 2 non fa niente. Cioè, ci sono molti altri personaggi che a costo 2 fanno la malora. Vedi Simba, vedi appunto Pimpi più avanti, Sì. vedi Cenerentola che pesca scarta, cioè Mhm. ci sono personaggi a costo 2 che sono molto più validi rispetto a lui. Mhm. Ma perché appunto hanno l'effetto. Di bello lui è che è un 4 di difesa. Mhm. Un paio di giri te li può gestire. Mhm. C'è da dire che fa solo quello. Per me è incostruito, vabbè, 1. Facile. Sì, È il incostruito raccoglitore. sì, perché banalmente ci sono personaggi che fanno cose molto meglio al turno 2. Non è proprio, cioè questa è proprio una di quelle carte che non ha senso di esistere in È costruito. un vanilla 1-4. Sì, cioè il limited anche lì onestamente è una di quelle carte che secondo me ti arriva di ultima pick molto facile, perché è Sì, vero che cioè, ha il 4 di body, però non tira giù niente e fa un lore e un lore, basta, non fa senza effetti. nient'altro. Veramente una cosa che passerei fino alla morte, poi se mi arriva in fondo Sì, se ti pace. arriva in fondo te la becchi e buona lì, cioè. Quindi per me è proprio una di quelle carte. Questa qui è Sì, proprio un è uno su tutti i fronti. uno su tutti i fronti. Per come la vedo io. Sì, 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 sì. Ok, allora aggiorniamo il registro elettronico. Via. Prossima. Abbiamo Macchia, piccolo minaccioso. Costa 4, inchiostrabile. 3 di forza, 4 di volontà. Ha un'abilità che appunto abbaia. Lui si tappa, si sposta per dare meno 2 di forza a un personaggio fino al tuo prossimo turno. Sì. E questa per 1. Per me questa carta è da raccoglitore sia Facile, vabbè, in costruito, costruito sì, sì, sì. che in limited. Cioè, Anche il limited, ok. sì, per me sì. Cioè, io questa carta non la giocherei mai. Ok. Non la giocherei mai. Perché comunque, ok, 3-4 è carino come body limited, a costo 4 secondo me c'è molto meglio. Sì, sì, sono d'accordo che sicuramente c'è di meglio. Diciamo che nel momento in cui ho messo un Orville a 1, lei, questa carta qua, vabbè, costruito sta d'accordo. Limited, allora, per me a livello di stats, questa, il limited non è male, cioè un 3-4 è fastidioso. 3 per me è sempre quella soglia per cui una carta diventa utile, cioè anche il limited quando drafto, se hai un 3-4 è meglio che un 4-3 per me, perché Resiste di ammazza, più agli attacchi, esatto. resiste e poi ammazza comunque, è molto più facile fare un 2x1 con un 3-4 che con un 4-3 e quindi la picco più volentieri. È inchiostrabile, quindi malissimo che vada, mi fa schifo, la metto nell'inchiostro. Il suo effetto è lentissimo, però c'è da dire che proprio perché ha un 4 di costituzione, se la tappo per fare effetto -2, riesco magari a fare dei 2x1 con le altre carte che ho in gioco un po' più facilmente. Quindi come combat trick non lo vedo malaccio, è un combat trick però annunciato, cioè metto giù, l'avversario lo sa che c'è Macchia, lo vede e sa che può arrivare a un -2 e quindi magari ci gioca intorno. Però ti costringe un po' a giocarci intorno, quindi questo per me non è proprio irrilevante e me la fa andare almeno a 2, cioè se la vedo e anche come ultima non piango come con Orville, diciamo così. In qualche modo almeno la posso utilizzare per giocarci un po' intorno. Quell'uno di lore, vabbè, andava bilanciato Vabbè, perché ci sta, perché comunque andava un po' bilanciato, però tutto sommato male, ma non malissimo, per me. tu dici se la vedi sono contento, se non la vedo sono contento uguale, cioè nel Sì, senso. sì, esatto. Tutto sommato il suo lo può fare, ecco. C'ha le stats per farlo, c'ha che è inchiostrabile, quindi non è un palo, e c'ha che mi permette anche di dar fastidio all'avversario con il suo effetto, quindi in limited ha un valore come carta. Non è un vanilla, quindi fosse stato un 3-4, sì, basta, non aveva senso. Per me. Quindi ingiocabile, incostruito e 2 come Per me sì. vederle in limited ci può stare. Sì, sì, per me sì. Se ti torna.
Sì, sì, mi va d'accordissimo. Ok. Anche perché io banalmente di draft di questa espansione ancora non ne ho fatti, quindi mi sto basando molto su quello che vedo e non su quello che ho provato. Sì, sì, io ne ho fatto uno nel nostro negozio di fiducia, però diciamo che ho visto che bene o male i 3-4 ancora restano, secondo me, validi come stats, quindi ci sta. Next. Ah, che bella questa. Che bello che la posso leggere. Allora, non è Orville almeno. Allora, personaggio, Peggy madre devota, costo 6 non inchiostrabile, con 1 di forza e 6 di volontà, questa per 2 lore, e ha un effetto che si chiama Venite via piccoli. Quando giochi questo personaggio e ogni volta che va all'avventura puoi giocare gratuitamente un personaggio con costo 2 o inferiore dai tuoi scarti. Piping. Questa è l'altra mia carta preferita del set. Io la giocherei in ogni giallo. E come hai potuto vedere in Lega, capisci perché mi piace tanto questa carta. Cioè, questa carta è un mostro su tutti i fronti. Cioè, la giochi, ti riesuma dagli scarti uno Stitch 3-1 Rush, lo mandi al macello, ti tira su un Simba con Bodyguard, ti tira su un Pimpi che fa lore il turno dopo, ti tira sul mondo questa carta qua. Ok che costa 6 non inchiostrabile. C'è da dire che questa per 2 ha una difesa accettabile, perché a 6 bene o male 2 attacchi te li regge ben volentieri. Ok, ha 1 di forza, ma chi se ne frega, cioè nel senso tu questa la usi per l'effetto che ha, non per stirare No, i certo. personaggi avversari. Potevano metterla anche a 0, era uguale, uno meglio. Sì, esatto. Cioè, contando che c'hai carte del giallo che te la fanno scendere prima, quindi volendo al turno 5 ce l'hai giù, per me questa carta è fortissima. Cioè, Vero. è veramente, veramente forte. Anche perché fa l'effetto sia quando entra che quando questi. Cioè, quindi non è che devi aspettare un E turno questo, per sì. fare l'effetto, cioè lo fai subito. Per me Quindi a questo, turno sì. 6 hai 2 pezzi in campo, giocando solo lei. Mm. Per me è questo che fa la differenza nel valore di questa carta, perché se già non avesse fatto l'effetto in entrata, era troppo lenta, però così hai subito il valore di giocare questa carta a costo 6 e non hai il problema di doverla tappare per usare l'effetto, quindi tanta roba. Secondo me è molto molto forte anche perché il body a 6 la protegge da tante cose e veramente hai poco per toglierla, cioè hai yard removal, cioè Dragonfire, Be Prepared, appunto 6 a tiro di Dragonfire qua, quello sì, però lo devono comunque usare e una volta che l'hai giocata ne hai già guadagnato comunque qualcosa, quindi già per questo per me è forte. È forte. Se riesci anche a acquistarci fai comunque 2 lore e metti in campo un altro Un pezzo. altro pezzo. È forte È questa carta. forte, molto, Poi, molto, molto. come la maggior parte delle carte, muore da Maui, ma questo perché Maui è sbroccato e l'hanno sbagliato in qualche senso, perché è una carta rara che fa 6-5 rush a costo 5 inchiostrabile, vabbè. C'era qualcosa che non va, però va bene così. Però comunque no, questa è veramente una bella carta. E poi anche nei colori giusti, cioè in Ambra veramente è il suo. Esatto. È proprio il suo colore. Sì. Cioè, banalmente il colore ambra è il classico colore aggressivo che gioca tanti pezzi piccoli. Quindi, cioè, secondo me questa è una carta da... Allora, per me, non parlo da fanatico di questa carta, la mia preferita, però secondo me questa è una carta da 5, questa qui, secondo me. Perché banalmente giochi aggro, ti piace vederla. Giochi un mazzo che punta tutto sul metà partita, ti piace vederla, perché comunque banalmente i costi 2 li giochi. Sì. Il mazzo giallo ne gioca tanti di drop a 2. Vero. Per me questa è una bomba. È proprio forte questa carta qui. È fortissimo, fortissimo. Cioè, non ne giochi in 4x, ok? In 2 la giochi di su. Cioè, tutti gli Ambra, secondo me, questa carta la giocheranno. Almeno in 2 copie per vederla la giocheranno.
Per me quello che non la rende perfetta è la non inchiostrabilità, però è veramente forte. Cioè io la metterei un 4,5. Non la vedo da 5 solo perché, appunto, come dicevi tu, la userei in meno copie, ma è giusto che sia così. Alla fine le non inchiostrabili è difficile che le giochi a 4 per, devono essere proprio Devi avere il mazzo, ecco, esatto, per giocarle in 4 copie devi avere il mazzo incentrato sui costi 2. Esatto. Altrimenti le giochi in due copie. Sì. 2 copie non la vedi spesso, ma quando la vedi sei Giusto, contento. Giusto, sì. Io la vedo da 4,5, diciamo. 3,5. Sì. Diciamo che se penso ad altre carte che ci sono che per me sono un 5, questa è forte, ma quelle lì sono più forti, quindi resterei su un 4,5 io, per esempio. 4,5, vai, mi sta bene. Ok. Limited? Limited non lo so. La metterai nel giocabile, perché comunque tu i costi 2 in limited bene o male li prendi per avere una curva buona, e rimetterli in campo schifo non ti fa mai. Fai comunque vantaggio carte. Assolutamente. Poi secondo me in limited puoi fare delle cose divertenti, cioè il 6 di body ti permette di fare cose strane come lancio contro, in realtà forse lo puoi fare anche costruito, però in limited con appunto le rarità ci puoi giocare un po' intorno, cioè lancio contro un costo 2 che sia uno Stitch Rush piuttosto che qualunque cosa, a fare dei trade e poi me lo riprendo immediatamente con Peggy, e anche quest'anno me lo riprendo e continuo a traddare con roba che c'è dall'altra parte. E in limited è un casino quando cominci a tirar giù la board dall'altra parte così Sì. facilmente, quindi per me è assolutamente giocabilissima sta carta. Dici che 3,5, dai. 3,5 per me, sì. Un 3,5 ci può stare Sì, tranquillamente. Sì. Grande Peggy. Super Peggy. Next, tua. Next, Pimpi, capitano del Pirata Pool. Abbiamo menzionato all'infinità questo maialino. Costo 2 inchiostrabile. È un 2 di forza, 2 di volontà, e ha un effetto veramente forte nel giallo. Io sono il capitano. Quando hai altri 2 o più personaggi in gioco, lui riceve più 2 di leggenda. Ha 1 di leggenda, quindi se ha l'effetto attivo fa 3. Per me questa carta è fortissima, cioè l'hanno proprio pensata male. L'hanno pensata male nel giallo questa carta, cioè hai già un colore che riempie la board a una velocità imbarazzante, cioè dare un costo 2 che costa un altro costo 2 che questa per 3 è rotto, è sbagliato. Anche secondo me è super forte. Io la sto pensando un po' comparata a un Pinocchio, che è questa 3, e chiaramente le differenze, a parte i colori, ma il Pinocchio non è inchiostrabile ed è un 1-1. Detto che secondo me le stats qui fanno sono una quasi differenza irrilevanti. Esatto, cioè non contano così tanto. Se me l'avessero fatta tipo già un 3 era veramente forte, perché ha un Grab Your Sword, insomma, non sopravvive uno smash, però era già un pochettino più alto come body, quindi quelle stat lì non sono. Quindi qua la differenza qual è? L'inchiostrabilità, perché l'effetto è condizionale, cioè il 3 di lore ce l'hai come non ce l'hai, però puoi anche non averlo. Però c'è da dire che il giallo Shama riempie il campo veramente molto molto facile, cioè non dico al 90%, ma un 70-80% l'effetto lo attivi spesso e volentieri con lui. Sì, questo sì. Soprattutto nei primi turni con appunto Pluto, che andremo a vedere più avanti, cioè questo qui al secondo turno ti è giù, dal terzo inizia a fare 3 a manetta. Sì. È la classica carta la vedi, la devo togliere. Giallo. Sì. Diciamo che a me il fatto dell'effetto condizionale mi disturba. Questa è l'unica cosa che mi disturba, perché
la posso un po' disattivare non soltanto andando diretto su di lei, ma andando su un drop a 1 magari, che insomma, me l'attivava e dopo non è più attiva. Questa è l'unica cosa che mi disturba. Cioè io penso in un aggro, anche il viola giallo, ok? Al posto di Pinocchio la metterei? Probabilmente no, a meno che il mio conto di incabili non incabili fosse un po' messo male. Però per come gioco quell'aggro, quello lì in particolare, dove bounce e proteggo in questo modo, questa non ci starebbe tanto rispetto a Pinocchio. Beh, banalmente puoi giocare entrambe. Puoi giocare entrambe. Puoi giocare entrambe. Puoi giocare entrambe, sì. Però sicuramente è una carta giocabile e straforte. Cioè, nel senso, Sì, sì. il suo effetto è antipaticissimo e l'unica cosa che critico secondo me è che in costruito in realtà le stats che gli hanno dato non fanno tutta questa grande differenza ora come ora, e l'effetto, essendo condizionale, la puoi disattivare un po' troppo facilmente rispetto magari appunto a un Pinocchio che ha i 3 lore fissi sopra, e lì devi andare su Pinocchio per forza. Quindi è vero che è un 1-1, quindi Tinkerbell lo ammazza Pinocchio e non ammazza questa, se vogliamo dire Esatto. una cosa diversa. Questo sì. Però per me questa qua è secondo me è una carta da 4. Più che altro perché il giallo riempie la board troppo facilmente rispetto agli altri colori. E il più delle volte attivi il suo effetto. Cioè, sono più le volte che attivi l'effetto piuttosto che non averlo. Ok. Secondo me. Io da pro player del giallo, che sei, rispetto il tuo parere e voto che sia un 4 anch'io. E detto che però mi riservo di riguardare tra un po' di tempo, perché credo che in realtà potrebbe essere tipo in realtà overstated come cosa. Cioè potrebbe essere qualcosa che in realtà sembra super figo, però la realtà è che con quello che abbiamo adesso muore tanto quanto un Pinocchio, e quindi alla fine forse l'inchiostrabilità non so quanto sia veramente più importante rispetto a avere i 3 loro. Però tutto da valutare. Già si vede. C'è da dire che sì, appunto, ma più che altro c'è da dire che più Pimpi rimane in campo e più fa casini. Quindi, considerando che il giallo ha un bel bodyguard che appunto è Simba, che costa appunto 2, se appunto turno 1 fai Pluto, al secondo fai altri 2 pezzi più cioè un altro pezzo più lui, al turno 3 lo proteggi con Simba, hai già tipo 3-5 lore Sì. in un turno, ed è banalmente, tra virgolette, protetto dagli attacchi per via di Simba. Cioè lì ci vuole solo lo sparetto, la rimozione secca. Sì, e poi diciamo che ammazza più cose. Cioè per esempio un Capitano Hook lei lo ammazza, invece Pinocchio Esatto, Pinocchio no. E quindi questo ha dalla sua quel +1/+1 rispetto a Pinocchio, che esatto. fa la differenza sì e no. Sì. Sono i maledetti 3-3 costo 2 che danno da fare, sì, rovinano un esatto. po' le cose, Esatto. Sì. Il limited, siamo sempre lì. Se fai pezzo ogni turno è forte, se non lo fai un po' meno. Cioè, il limited la giocherei, non è la staple che dici Dio. Però se la vedo sono contento, ecco. Sì. Mette pressione. Secondo me azzarderei quasi a dire che forse il limited è più forte non al turno 2 ma un po' più avanti, cioè. Esatto, un po' più avanti. Perché comunque in costruito, come dicevi, fai dei trick. Invece il limited, il valore è un suo po' più difficile. Non riesci a un po' più difficile fare i trick. Sì. Ed è un po' più difficile vedere le rimozioni. Quindi è capace che ti rimanga di più in campo rispetto al costruito. Quindi andiamo con un 3. Esatto, io metterei un giocabile. Sì, concordo. Andiamo a 16 carte, quindi abbiamo passato direi quasi la metà. Oh, che bella. Per Pluto. Allora, questa qui la leggiamo con calma. Allora, personaggio anche in questo caso,
Pluto, guardia risoluta, costo 7 inchiostrabile, un 3-8 che fa 2 di lore e ha trasformazione 5, guardiano, e infine l'ultimo effetto è cane da guardia. All'inizio del tuo turno rimuovi fino a 3 danni da questo personaggio. Vai, Pingu. Allora, io ho pareri molto contrastanti su questa carta e ne abbiamo parlato molto in Lega settimana scorsa. È carina, ma fino a un certo punto. Cioè, nel senso, io se la vedo, più che volentieri la butto nell'inchiostro. Ci sono certe situazioni che questa qua salva la partita. E siamo sempre lì. Quanto vuoi sacrificare un Pluto che ti riduce il costo di uno del tuo personaggio per un bodyguard che comunque a turno 5, 6, 7 si becca dritto una rimozione in faccia. Perché è questo che fa Pluto, cioè si becca la rimozione perché è un muro. Cioè Sì, l'avversario sì, non assolutamente. te l'attacca, cioè perché si cura di continuo. 8 è tantissimo. Mm. Comunque 3 di forza è nella media. Sì. Cioè, questa è la classica carta che ok, la gioco, entra, magari la trasformo su un Pluto. Turno dopo il mio avversario lo guarda a rimozione. Per me questa carta c'ha questa cosa bellissima che hai la possibilità di metterla a 4 se non a 3 addirittura, invece che a 5, con le riduzioni. Cioè, banalmente il Pluto su cui shifti può tappare per ridurre a 4 il costo di trasformazione e giocarla a 4. Siamo sempre lì, però dipende sempre dalla situazione. Quanto conviene sacrificarti un pezzo che ti riduce il costo delle carte che hai in mano per questo? Sì, secondo me a 4 ci può stare. Cioè, per come mi immagino la progressione di un mazzo come questo, dove tu praticamente questo lo stai mettendo a guardiano di tutto quello che hai messo prima. Quindi stai Esatto. cercando di salvaguardare quello che hai messo giù, no? E a 4 mi aspetto che, proprio perché hai messo giù un Pluto, sei riuscito a giocare già parecchia roba, no? Parlavamo prima, dicevi a turno 2 probabilmente ho 3 pezzi. Pluto Esatto. più Pimpi più un altro. Esatto. A turno 3 ulteriormente, a turno 4 riesco È lui. probabilmente a giocare questo. Secondo me, chiaramente stiamo parlando di una situazione in cui dall'altra parte non si è mitigata tanto la board che stai costruendo, però se hai appunto una board da proteggere, la potenzialità di giocarlo a un costo 4 è secondo me una figata, perché c'è un 8 o si chiama la removal, quella proprio l'hard removal, e a 4 se hai iniziato tu non ci sono tantissime hard removal, perché neanche quella che fa 5 danni lo tira giusto coso. C'è da dire che appunto al 4 turno, come hai detto tu adesso, c'è la removal a 5 danni e poi ti attacco con un 3. Esatto, Quindi però stai facendo un 2 per 1. stai facendo comunque un 2 per 1, esatto. C'è da dire che tu perdi un pezzo molto grosso. Sì, quello sì, quello sì. Però secondo me fa il suo. Cioè, la cosa che mi affascina poi è da vedere come giocherà, e sono d'accordo che non è una carta che gioco in 4x, però secondo me è una carta che quando entra in un aggro può fare veramente tanto fastidio. Cioè, devi avere proprio quelle carte lì. Anche un Maui non lo tira giù. Cioè, vuol dire che io devo attaccare con un Maui più un altro personaggio e Esatto. faccio comunque 3 danni. Cioè, secondo me c'ha una grossa potenzialità come carta. Bisogna vedere se effettivamente, appunto, come dici tu, gli aggro vogliono giocare questa piuttosto che magari Una un'altra Kida. carta. Esatto. Una Kida. Cioè, banalmente, la scelta dell'aggro sta gioco Pluto o gioco Kida? Perché quello si risolve la questione, il dilemma fondamentale, esatto. Non è brutto questo Pluto, perché comunque il suo lo fa 2 lore, ti protegge benissimo, si cura di continuo se l'avversario non te lo rimuove. È carino, non so, cioè adesso io, hai visto il mio mazzo che ho giocato in Lega, ne giocavo 2 se non 3 dentro al mazzo, sono sceso a 1.
perché comunque è difficile che un Pluto piccolo, che è praticamente la carta successiva che andremo a vedere, si trasformi in lui. Perché il Pluto, come lo vedono, ci saltano addosso, cioè Forse è quello è il grosso quello. problema, sì. È Farlo quello, cioè sopravvivere io quello shift. a costo 7 non lo giocherei mai. Cioè piuttosto lo butto nell'inchiostro. No, certo, 7 non ha senso. A 7 è troppo, non lo butterei nell'inchiostro. A 5 sì, lo gioco, anche a 4, contando che ci sono le varie riduzioni di costo, però siamo sempre lì, cioè Pluto resiste fino al turno 5, turno 4? Secondo No, me no, questo è un punto dolente, sì. perché Pluto come lo vedono così ci sparano sopra. Sì. Cioè ci si buttano a pesce, come dico io. Sì, no, giustamente. Giustamente, perché è una carta fortissima, cioè. Per Vai, più me è al stretto. per me questa qua è al limite della touch card giocabile. Se è un 2,5 per me. 2,5 anche per me, sì. Per ora io direi anche che per me è un 2,5. Perché se lo giochi in 2 per e comunque non ti definisce il meta, ma comunque è una carta molto valida nei mazzi competitivi. Vero. In limited? Il limited siamo sempre lì, a 7 tu lo vorresti giocare? 7 no, però in limited hai anche altri Pluto. Cioè oltre a quello Sì, giallo è hai vero, quello hai blu, quello blu se vai, non ricordo a male. costo 4. Quindi potenzialmente shifti a 5. A turno 5. Ed è un 3-8. Limited è più forte rispetto al costruito. Sì. Perché comunque in 3-8 fai molti più scambi ed è molto più difficile da togliere. Sì. Io in limited la gioco volentieri. Per me, io penso che in limited i bodyguard come questi sono veramente forti, perché appunto col discorso che abbiamo fatto prima, poche hard removal, poche removal basate sui danni, quindi hai soltanto la challenge come metodo per limitare la board dell'avversario. Quando ti trovi di fronte a un 3-8 che si cura, Rischi di fare un 3x1 netto. molto volentieri. Sì, con 2x1 lo fai per forza, cioè non puoi Sì, non sì. fare un 2x1 perché non Sì. ce la fai. Quindi per me è fortissima in limited, se la vedo la picco. Proprio perché Quindi poi in virtù del fatto che ci sono dei Pluto aggiuntivi comuni che posso piccare, perché se fossero stati super rari quei Pluto lì allora... Sì, no, esatto, cioè non avrebbe senso. Per me è un 4. Un 4 dici? Sì, ci potrebbe stare il limited. Il limited sì. È bella grossina da tirare via e comunque il suo lo fa. E lo fa molto bene, tra l'altro. Sì. Buona, grande Pluto. Andiamo al Pluto. Il Pluto piccolino. Vai. Cosa fa il Pluto piccolino? Costa 1, non incabile. E per fortuna direi, perché se fosse stato incabile sarebbe tipo la carta staple del giallo. È uno 0-2. Fa leggenda per 1 e come effetto si tappa, si sposta e ti fa giocare a 1 in meno il prossimo personaggio. Questa carta è rotta. Sì. Questa carta è rotta. L'hanno sbagliata. Cioè, io dicevo dalla seconda espansione, quando ho visto il doc, però mica male un personaggio che quando questa mi fa ridurre il costo di 1. Ho visto Pluto, porca miseria, cioè questo è ancora più forte. Questa si giocherà per sempre, cioè a meno che non Sì. viene fuori una carta a costo 1 o incabile che fa lo stesso effetto. Allora sarà ancora più forte. O magari evasiva. Anche evasiva, esatto, evasiva. Allora, perché poi praticamente ci avviciniamo a Uccelli del Paradiso, perché... sì, più o meno, se siamo lì, evasivo, cioè. e gli dai che sconta 1 non solo ai personaggi, siamo lì. Sì. Per me questa carta è la classica carta bomba del giallo. Per me sì, staple, 100%. Per me È una si staple al giocherà 100%. sempre. Questa carta è fortissima, cioè abbiamo fatto anche appunto i test in Lega. Al turno 2 riesce a giocare un costo 1 a 0 e un costo 2 banalmente. Cioè, al terzo turno c'hai 3 pezzi in campo. No, questa carta è vomitevole da quanto è forte. Cioè, paradossalmente l'unico modo per fermarla sono
gli spari a costo basso, no? Quindi Il cannone di Capitano Uncino. È cannone l'unica di- carta che ci va contro. Fire the Cannons, Kaboom. Se non, Kaboom costa 2 se appunto sì, parti per secondo. se non parti per primo, esatto. O Titan Ambition anche in quel caso lì, cioè se non parti per primo devono avere chiaramente un costo Esatto. 1 su cui giocarlo, però diciamo questi sono i modi che ci sono ad oggi, però sono tutti modi che a parte Titan Ambition che non si giocano tanto, io almeno non li vedo tanto Esatto. gli altri spari e quindi questo la rende veramente forte, punto. E poi comunque se mi usi un Titan Ambition apposta per tirarmelo giù, è vero, mi rallenti, però comunque l'hai Esatto. usato e va bene così, Esatto. nell'aggro va bene così. Limited. Il limited secondo me è uguale, cioè è una carta che come la vedi la prendi, perché scontare il personaggio di 1 è fortissimo come effetto, soprattutto su un costo 1, cioè che lo Sì. fai al primo turno, no? È Sì. Alla Questa carta è grande imbarazzante. è in limited se anche non la vuoi usare come costo 1 per accelerare, che saresti un pazzo, ma se non lo vuoi fare, perché hai Bene o piccato... male, è lì, ti fa una lore, Esatto. E comunque, metti che hai piccato il Pluto che abbiamo visto prima, appunto. te la vuoi giocare per fare la trasformazione? La giochi La al fa. quarto turno o al E sei a terzo e via. Al terzo, quarto turno, tappo, -1, shifto e ho un 3-8 È un 3-8 a costo 4. che non lo togli più. Quindi Esatto. comunque, no, è fortissimo per me. La carta è veramente, veramente grossa. Se avessero fatto l'enchanted di sta carta saremmo rovinati. Sì, più grossa di Ursula non lo so, però vediamo. Esatto. Allora, prossima 19. Ok. Pongo. Padre determinato. Personaggio a costo 3 inchiostrabile. 3-2 che fa un lore. E come effetto ha Telegrafo del Crepuscolo. Una volta per turno puoi pagare 2 inchiostri per rivelare la prima carta del tuo mazzo. Se è una carta personaggio, aggiungila alla tua mano, altrimenti mettila in fondo al tuo mazzo. Cosa ne pensi? Allora, l'effetto è carino. Più che altro nei mazzi che giocano tanti personaggi ti permette di pescare una carta ogni turno in più a costo di 2. A fine partita 2 ce li hai per forza. E considerato che è il primo effetto che puoi farlo prima di stappare, perché non c'è scritto quando puoi fare questo paga 2, Esatto. volendo prima di recuperare tutto a inizio turno dici io prima di recuperare pesco una carta in più, che brutto non è. È vero che è un 3-2. Quello è il problema. Non so neanche se È lo un vorrei 2. giocare a costo 3, perché comunque ti richiede quei 2 ink extra. Esatto. Quindi, cioè, se la gioco a 3, la metto in campo e rischio di non vederla più, perché tanto non ci questo con questa carta. Devi aspettare 2 turni. No, turno dopo posso provare a utilizzarla, però comunque, insomma... Ti deve rimanere. Il 2 è un po' faticoso a quel momento lì della partita. Esatto. Conto è un Pluto che appunto come dicevamo prima, cioè al turno 1 hai poche opzioni per tirarlo fuori, qua ne hai un po' di più. Sì. Quindi allora potrebbe essere una attach esatto, da giocare in 1 o 2 copie, non di più, ma solo in determinati mazzi, perché cioè devi avere veramente tanti personaggi. Sì. Oltretutto in un aggro secondo me hai una soglia di inchiostro, cioè secondo me quando arrivi a 4-5 inchiostri massimo ti fermi, non banalmente più. ti fermi, perché non peschi tanto, non ti servono, quelle che hai devi metterle giù, non è che banalmente non ti servono più che altro. E quindi o che, come ne avevamo un po' parlato, o che c'è un mazzo blu-giallo aggro che nascosto da qualche parte, Che rampa manetta e peschi infinito con questo, perché... insomma magari così lo sfrutti quell'inchiostro in più, mi sì, piace l'idea, rimane comunque un 3-2, muore da qualsiasi cosa. Sì. Diciamo che io provo un po' a pensare alla mia esperienza col blu, no? Col blu potenzialmente turno 3 ce li hai 5 inchiostri e andando avanti puoi anche aumentare un po' abbastanza velocemente con la fishbone eccetera, quindi ti permette di pescare tanto. Se la vedi un po' più avanti è un modo alternativo per continuare a pescare. Sì,
che secondo me sul blu questo è uno dei difetti più grandi che c'è ancora, nel senso che il blu ha troppo affidamento ancora a Hiram, che comunque è una combo, quindi non è una carta Esatto. singola, e ci sono delle carte tipo Grammatala, quella con sto 4 uscite adesso, oppure la canzone che dicevamo prima che un po' ti aiutano ad andare nel mazzo, Develop Your Brain, insomma queste carte ti permettono un po' di ciclare e pescare, però un modo in più per pescare che accompagna il blu, ovvio se lo giochi col viola ce l'hai, Certo. però non ammazzi più niente. Quindi vabbè, da valutare, ecco, secondo me è proprio una carta strana che gli manca qualcosa per essere efficace. Esatto. Più che altro, come hai detto tu, cioè un blu, in un ipotetico blu-giallo, come hai detto tu, no? Che rampi per avere quei 2 mana in più, quei inchiostri in più, rischi di non rivelare il personaggio e quindi di metterla in fondo. Sì, sì. E quindi magari perdi quella carta, che ne so, riveli la rimozione che in quel momento ti poteva servire, boom, via dal mazzo. No, Cioè, via in infatti, fondo al mazzo, cioè, no. mi spiace per Pongo, ma la vedo un 2, onestamente. Esatto, è quella classica tech che, boh, la metti in 1 o 2 copie al massimo, giusto per la butto lì e se mi sopravvive bella, se altrimenti hai sprecato Limited? 3 inchiostri. Il limited uguale, secondo me, cioè nel senso, a costo 3 preferisco fare altro. Sì, anche a me il limited. Il limited magari hai più personaggi, quello sì, Certo, quello sì, indubbiamente, e però c'hai... stai giocando per un 3-2. Sì, sicuramente, ripeto, per me non è una carta che giochi a turno 3, cioè è una carta che No, se esatto, che giochi a fine partita. gioco un po' più avanti, forse è un buon motore di pesca in limited, perché comunque avendo più personaggi li peschi un po' di più, quindi quello secondo me le dà quel pochino in più rispetto a un costruito che ti permette di giocarlo un po' di più, però per ora sì, Rimane anche comunque come touch card sì, anche il limited. sì, sì. Ok, andiamo alla prossima allora. Regina di cuori, Esatto. imperatrice del paese delle meraviglie. Costa 3 inchiostrabile per un 3-3. Ha un effetto, tutte le strade qui sono mie. E dice: ogni volta che questo personaggio va all'avventura, i tuoi altri personaggi cattivo ricevono +1 di leggenda per il turno. E Sì, lei fa 1 leggenda. questa è una bella Allora, il carta comunque. mazzo è carina. Bisogna sempre costruirci il mazzo intorno. Sì, secondo me non è pronta, però è una bella Non è carta. ancora pronta per essere giocata. Può dire la sua forse più avanti, quando ci saranno più Più cattivi. cattivi, sì, sì, sì. Assieme all'Ade della prima espansione, che prende È lì che +1 di aspetta. leggenda per ogni cattivo che è in campo. Diciamo che questa aiuta quell'Ade assieme a tutti gli altri cattivi. Il problema è, secondo me, il problema di questa carta qua, e secondo me è lo stesso problema del primo Ade con la dicitura cattivo, no? Che è giallo. Cioè, è giallo. Cioè, me l'avessero fatta viola, era già un altro paio di maniche, perché col viola c'hai tutte le Madame Mim, Sì. c'hai tutte quelle cose lì, e ti permette di giocare colori differenti. Invece così sei obbligato a giocare giallo-viola, perché il viola è il colore predominante dove ci sono più cattivi, cioè c'è Malefica, c'è le Madame Mim, appunto. Di giallo vorresti giocare appunto i cattivi, perché ci sono queste 2 carte, cioè c'è questa regina di cuori e l'Ade, il primo Ade. Sì, 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 sì. Costringono a giocare per forza, se vuoi farti un mazzo cattivo, giallo-viola. Sì, secondo me sì. È vero, adesso È giallo-viola è molto la convenzione. limitante. La È molto convenzione. limitante. Però secondo me è una di quelle carte che, andando avanti, Sì, è un po' come i prenderà. tramutanti in Magic, no? Esatto, che più escono tramutanti forti, più diventano Esatto, forti. esatto, Qua andrà a finire che più faranno cattivi forti e più questo mazzo diventerà forte. esatto, esatto. Quindi per me per ora in costruito, tutto sommato non è brutta, nel senso 3-3, costo 3, inchiostrabile, eccetera. Deve avere quel particolare
shell, I diciamo, quel cattivi, mazzo lì, sì. esatto. Quindi la vedo come un 2, questa carta qua probabilmente. Detto Per che me al momento è un 1. è un Per raccoglitore. me. Per Ok. me da raccoglitore adesso. Poi magari più avanti, vedendo fuori un mazzo cattivo con cattivi veramente forti, Mm. dice la sua Sì. sicuramente. Sì, diciamo che io la vedo come un 2 non in un competitivo, in un costruito più for fun, diciamo così. Ok, non Però costruiti for sicuramente fun, sì, allora sì. sì, nel senso che qualcosina di divertente ci riesce a fare comunque con un cattivi. Girava già nella prima espansione un mazzo cattivi che insomma più o meno faceva qualcosa di divertente. Forse adesso c'è qualcosa di più che si può fare, però sì, non competitivo assolutamente. Il Limited invece la vedo una carta che purtroppo, a parte gli stats, non ha niente di più, perché Esatto, è quello. fa un lore, è inchiostrabile, però fa un lore, è un 3-3, questa è l'unica cosa forse buona, però comunque ci Costo sono dei 3. costo 2, esatto, che fanno questa cosa, e l'effetto probabilmente non lo usi quasi mai in Limited, non so quanto veramente... Cioè di cattivi ce n'è in questa espansione, però cioè devi costruirci intorno probabilmente, non lo so. Esatto, devi costruirci molto intorno. C'è di buono che è una non comune, quindi magari ne vedi più di una, però anche lì non è una comune, quindi Esatto. insomma così così. Mi. Mm, Me. meh. Per me al momento è uno su tutti i fronti. Mm, Poi, magari più avanti con dei nuovi cattivi può sì, dire la sua. concordo. Può dire tranquillamente la sua. Prossima. Oh, abbiamo un altro cucciolo di Dalmata. Allora, Rolly, piccolo affamato. È un personaggio a costo 3 inchiostrabile, 3-3, con aiutante, e fa un lore non comune. Allora, per me questa carta in costruito è da 1, cioè da raccoglitore. Il limited è forte. Cioè, nulla da dire. Più che altro, perché in costruito non... Cioè, a costo 3 ci sono pezzi molto più forti, li abbiamo visti prima. Mhm. Il limited è un buon body, perché 3-3 è stat nella media, ha un buon attacco, buona difesa, fa degli scambi interessanti. Se questa dà più 3 in attacco a un altro pezzo, che schifo non fa. Magari No, lo dai esatto. a un altro 3, diventa un 6, cioè No, è forte. tiri giù Forte. delle legnate che fanno spavento. A costo 3 incabile, cioè, Mm. quindi il limited è di Quindi, sicuro molto più forte rispetto al costruito. d'accordissimo, ho costruito uno anche per me, non la vedo proprio Sì, giocata da nessuna parte. E no. anche perché cioè, non, c'è, cioè, proprio non ha delle cose utili in costruito, però in Limited aiutante in generale come keyword è forte, e quindi un Sì, 3-3 costo 3 che a turno 3 ti fa aiutante ti permette già di fare dei buon trade al turno 4. Comunque lo pone quel rischio, no? Cioè quella cosa che ti devono guardare, e quindi esatto. o ti stalla un po' l'avversario perché non riesce a fare lore come vorrebbe, e quindi Esatto. già di per sé ha un valore, sono d'accordo. Per me il limited è semplicemente giocabile, cioè un 3 Sì, glielo darei tranquillamente. sì, sì, sì. Giusto. Sì, è un pezzo che se mi capita nel giro di draft lo prenderei Sì, tranquillamente. sì, sì. Poi non comune, quindi comunque si vede Sì, abbastanza. esatto, bene o male lo vedi. Mm-mm. Ok, prossima, tutta tua. Prossima, Trilli Fata Generosa, costa 4, non incabile, 1 di forza, 4 di volontà, ha un'abilità, si chiama Fare Amicizia. Quando giochi questo personaggio, guarda le prime 4 carte del mazzo, riveli un personaggio e l'aggiungi alla mano e metti il resto in fondo. E questa per 1. È praticamente il Be Our Be Guest. Our Guest Esatto. con le gambe, io lo chiamo. No? Sì, 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 sì. E le canzoni con le gambe, queste sono. Sì, 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 sì. Be Our Guest è stata la canzone per eccellenza del giallo, una delle canzoni per eccellenza nel giallo nelle prime 2 espansioni. L'effetto è molto bello, è molto forte, ti permette di andarti a prendere il personaggio che vuoi. Mhm. Personalmente io questa qui non la giocherei perché costa tanto per l'effetto che fa e soprattutto non si inchiostra. Sì, d'accordo. Costruito proprio non ha senso di Non la esistere. giocherei mai nella vita. Be Our Guest è forte Eh, perché costa 2, è inchiostrabile e la posso cantare.
Ma Esatto, questa... la posso giocare a 0, la posso giocare senza spendere le risorse. Questa qui devo pagare 4, che magari ce l'ho in mano al primo turno, è un chiodo che mi appesantisce la mano in una maniera assurda. Non vale neanche la pena giocarla per il body che ha, cioè 1-4, cioè viene stirata da tutto dal quarto turno. No, è vero, è vero. Per una leggenda e basta. Cioè, avesse fatto 2, quasi quasi, un pensierino, ma neanche, perché comunque costa 4, non inchiostrabile. È tantissimo. È veramente un peso allucinante. No, è costruito per me raccoglitore. Il limited è carina, perché comunque ti va a cercare nel mazzo, comunque metti un pezzo in campo. Carina, ma non è esagerata, ma carina. Sì. Non so, io sì, vabbè, è costruito anche per me proprio raccoglitore facile. Il limited forse un 2. Esatto, un 2. Più che altro, cioè, a turno 4 preferisci prendere le carte che si inchiostrano, che fanno effetti un po' più carini, piuttosto che andarti a prendere personaggio. Sì, più che altro per quanto mi faccia guardare 4 carte, che è una cosa bella, per carità. Quindi da quel punto di vista mi piace, però è un 1-4. Fa un lore non inchiostrabile, troppa roba. Esatto, è un mattone. Ah, È un mattone allucinante questo Rilly. 2 tutta la vita. Sì. Sì. Ok. Prossima. Personaggio Wendy Darling, marinaia talentuosa, costa 2 inchiostrabile, è un 1-3 che fa 2 lore, vanilla, quindi nessun altro effetto. La carta è molto bella. Cioè, il vanilla 1-3 che... Cioè, i costi 2 o barra 1 che fanno 2 lore sono forti. Anche se non hanno effetti, perché comunque stanno lì, fanno loro. Anche se fanno un giro e basta, comunque ti portano a casa 2 punti. Sì, concordo. Costruito ce la vedo. In un aggro. Sì, in un aggro tranquillamente ci sta benissimo. Cioè, banalmente anche con il Pluto che abbiamo visto prima, cioè la sconti di 1, la paghi 1, è un 1-3 che fa 2 lore, Esatto. è fortissima. Sì. Resiste molto Sì. di più nel board a quel Esatto. costo lì, tiene meglio cose come abbiamo detto appunto prima, gli spari, Titan Ambition, insomma, sono cose che tiene Gravios molto Sword, sì. 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 Limited anche. Anche Bella il roba. Limited, comunque fa il suo lavoro anche il Limited. La Un picco 1-3 tutta che la fa 2 vita. lore, sì, è veramente grossa. Se la vedo la prendo subito, probabilmente anche su alcune rare. Quindi... Esatto. Per me è giocabile su tutti i fronti, sia costruito che limited. Sì. Per me Limited è quasi un 3.54 perché è veramente, cioè, quei 2 lore lì a Fastidiosa. costo 3 di body sono veramente forti, Esatto, un 3,5, dai. 3,5. 3,5 in limited ci può stare. Ok. Next, tutta tua. Next, 99 cuccioli. La prima azione che andiamo a vedere. Costa 5, non inchiostrabile. Azione. Ogni volta che uno dei tuoi personaggi va all'avventura per questo turno, ottieni una leggenda. Allora, per me questa carta è bella come Tetch. Quella monocopia, quando tu hai la board piena, la giochi, boom, e pieghi tutto il tuo board, non te ne frega niente se il turno dopo ti smaciullano. È solo bella per chiudere la partita, questa qui. Sì, questa è una carta, probabilmente penso sia la più brutta del set dal mio punto di vista, perché è un'azione che non è inchiostrabile, costa 5, non la posso contare, e alla fine è soltanto una win more come condition, quindi c'è una cosa che veramente devi avere una board messa bene per poterla utilizzare, quindi tante condizioni. Come dici tu, è una scommessa di 1 per. È una scommessa, esatto. Ovviamente tu dopo il mulligan vedi e ti tieni nella tua mano fino al quinto turno perché no, beh, ovviamente se la vedo nel mulligan iniziale, cioè questa qua la sbatto nel mazzo 100-100. No, ma tu la vedi dopo il mulligan. Ah beh, se la vedo dopo il... Ah beh, allora alzo le mani, dottore. Alzo le mani, dottore. No, però diciamo che è costruito per me questa qua è proprio, sì, cioè Matek, cioè al limite del raccoglitore, per me è proprio una roba per puro divertimento da provare. Ma vorresti giocare proprio in 1 per, giusto per il meme di guardare il tuo avversario, esatto, che ti
che perde la partita in questo Esatto. modo. Cioè, di base per me è da raccoglitore. Poi for fun la giocherei per provarla. Potrebbe Però essere un 1,5, dai. proprio Un 1 al limite del 2 proprio. proprio 1,5 Al limite del 2. per divertimento, però secondo me non Esatto, verrà proprio mai. per il meme, per vedere la faccia dell'avversario perdere da 99 cuccioli. Esatto, esatto. Uguale per il draft, cioè io non la giocherei mai una carta del genere. Allora, in draft io la vedo leggermente meglio, semplicemente per il solito discorso, cioè in draft costruisco board che mi viene tolta molto più difficilmente. Difficilmente rispetto al costruito. Esatto, e comunque è una monocopia che insomma alla fine in draft può andare bene una monocopia di questa carta qua. Mi aspetto che almeno, non so, 3 lore riesco a farli da questo costo 5, però sì, non è eccezionale neanche in draft, assolutamente. No, Solo infatti. leggermente meglio, cioè la porterei a 2 per il draft, per il limited. Può stare, magari se la vedi che fa il giro un paio di volte, esatto, la prendi, altrimenti sì, la lasci andare. Esatto. Non first pick mai nella vita, esatto. però. Ok. Adesso siamo sulle azioni, quindi Esatto. ordini del boss. Ordini del boss. Questa qui tutta tua. vado io, ok. Ordini del boss, costo 1, inchiostrabile. Un personaggio a tua scelta ottiene aiutante per questo turno. Fine. Per me da raccoglitore 100-100, sia per costruito che per limited. Non c'è nient'altro da aggiungere, perché Sì. se non hai pezzi in campo, questa qua è un peso morto allucinante in mano. Sì. Cioè, peso morto tra virgolette, perché la butti nell'inchiostro. Poi sì, stai spendendo uno per cosa? Cioè, il limited forse per un combat trick alla fine. Esatto, ma neanche. Insomma, potrebbe avere senso, però comunque se aiutante fa sì che devi avere 2 personaggi per poterlo usare, non uno. Però non è un combat trick inteso nel senso del più 3 forza, via. Esatto. Quindi lo rende meno forte e assolutamente da raccoglitore. Vai, tua. Incanto della guarigione. Azione, canzone. Costa 3, inchiostrabile. Rimuovi 3 danni da un personaggio a tua scelta e pesca 1. Allora, per me questa carta è da raccoglitore. Banalmente. Perché di canzoni gialle a costo 3 ce ne sono molto più forti. Ok, ti fa pescare 1, ma al prezzo di curare 3 danni da un personaggio. No. Sì. Per me non la giocherei neanche sotto tortura questa carta. No, concordo. In costruito mai. Nella vita probabilmente stavo pensando se c'è il giallo-blu col Grand Pebble che gioca un po' sul curare, però finora è stato un mazzo abbastanza meme, molto non è? meme. Sì, esatto. quindi sicuramente non competitiva come cosa, non so se è uno Ma più che altro ha già carte che curano di continuo, quindi Esatto. non gli serve un'altra cura del genere. E infatti purtroppo secondo me le cure in generale in costruito non hanno fatto una bella figura finora. È chiaro, c'è una Rapunzel che ti fa pescare, ma quello è un altro discorso. In limited, diciamo che in limited l'unica cosa buona che vedo è il peschino, cioè un costo 3 che ti fa pescare 1 non è una bella cosa, cioè l'effetto collaterale del curare 3, visto che non c'è 1 miliardo di cose per pescare, è una carta che carta che ti fa pescare, sì, volendo. è poi anche una canzone, quindi non picco subito, però a metà. È il dubbio. Sì, probabilmente la gioco per quel pisco a 3, però sì. Niente è giusto una carta da 2 nel limited, sì. Ma raccoglitore nell'altro. Esatto. Nell'incostruito. Per me sì. E quindi un bel 2. Prossima. Allora, riparazione rapida. Sempre un'azione, costo 1, inchiostrabile. Rimuovi fino a 3 danni da un luogo a tua scelta.
Ed eccoci qua, la prima dicitura al luogo. Per me questa carta è da raccoglitore proprio palese, Sì, sì, palese, cioè sì, non sì. ti serve a niente curare 3 danni da un luogo. Già è difficile toglierli i luoghi, Sì, sì. curarli non ha minimamente senso. Cioè sprecare uno slot nel mazzo per curare un luogo, Mm. no, cioè No, no, no. piuttosto gioco altro. No, infatti, anche perché secondo me ah, sono pochissime quelle occasioni in cui in costruito un luogo ti resta in campo danneggiato. Cioè è più facile che semplicemente o resta o muore. Esatto. Perché la giocata che faccio io come avversario la voglio fare in maniera efficiente. Cioè se io ti devo attaccare, uso un turno per attaccarti e poi non ti faccio fuori il luogo, ho sprecato un turno per questare e non ho fatto niente. Non lo faccio. Quindi in costruito difficilissimo che esista la situazione in cui sta carta è di valore. Forse in limited, ma neanche, secondo me. Quindi Neanche il limited. Il limited, questa carta ti arriva per ultima 100-100. mm, È una di quelle carte che ti arriva per ultima. sì, sì, per me è un bel 1-1. 1-1, secco, papabile, papabile. Facile. Via, prossima. Oh, che è capitato a Prossima, te. lo stretto indispensabile. Cos'è? Allora, costa 2, inchiostrabile, è una canzone azione. Un avversario a tua scelta rivela la sua mano e scarta una carta non personaggio a tua scelta. Cioè, questa carta è una bomba della miseria. Cioè, Sì, io questa carta la gioco in ogni giallo. In ogni giallo che ho ovunque. fatto io ce l'ho messa. Perché è troppo forte togliere la rimozione dalla mano dell'avversario. È troppo, troppo forte. Rimozione e diciamo che toglie anche qualunque altra cosa tipo luoghi che adesso si giocano Luoghi, tanto. oggetti, No, vabbè, fortissima. Per è me questa staple. staple assolutamente. Cioè ogni giallo la gioca almeno in 3-4 copie di sicuro. Sì. Sì, sì, sì. Ogni giallo la giocherà questa carta. Cioè è veramente imbarazzante l'effetto che ha. Costo 2, oltretutto inchiostrabile, è una canzone che puoi Esatto. cantare, cioè fai tutto con questa, fai anche la pasta. Sì. Sì, probabilmente sì. La pasta più buona del mondo, tra l'altro, perché Esatto, andare a esatto. togliere la rimozione dalla mano dell'avversario e tra l'altro gli guardi pure la mano, quindi ti regoli pure di conseguenza, cioè Ma poi la giochi nel strafotto, momento giusto, cioè tu questa te la tieni in mano, bella lì, tranquilla, quando sta arrivando il turno del Be Prepared la tiri e gli togli quel Be Prepared su cui contavano tanto. Sta arrivando il turno della A Whole New World, la tiri e togli la Whole New World che la levi. contavano tanto. Cioè è anche questo effetto, no, sorpresa che toglie informazioni all'avversario e lo fa trovare in una situazione che Sì. non si aspettava. Poi vabbè, chiaro, gioco contro giallo, comincio ad aspettarmelo, uno stretto indispensabile, però Sì, 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 beh, da però turno 2, cioè in poi me lo aspetto. probabilmente contro giallo gli scarterei lo stretto indispensabile, probabilmente. Può essere, sì, nel mirror sì. Nel mirror glielo E, scarterei, e perché in non voglio limited far vedere la mia mano all'avversario. ci sta, ci sta. È un'informazione abbastanza È molto importante. rilevante in Mm. partita. Il limited come la vedi? Il limited non lo so, dipende molto dalla situazione. Di sicuro la giocherei meno rispetto Mm, al mm, mm, costruito. mm. La giocherei sì, non così tanto nel limited. Perché Sì. è forte lo stesso l'effetto, perché comunque tu guardi la mano dell'avversario. Mhm. Anche se non gli scarti niente, comunque gli hai guardato la mano. A costo banalmente zero perché è una canzone. Sì, sì, sì. Per me in limited questa è una di quelle carte. Allora, non dico in sealed, perché in sealed, bene o male, sono quelle e te le gestisci tu. Esatto. Ma in draft è una di quelle carte che per un motivo o per un altro non picco mai alla prima. E quindi Alla prima no. probabilmente non la vedo più, perché in un tavolo di 8, cioè, Eh sì, bene o male la prendono. non ti arriva come ottava pick mai nella vita, e quindi te la prendono. E quindi questa è un po' diciamo, la sfiga di aprirla, perché se la apro probabilmente anche solo una uncommon come Wendy 1-3 che fa due lore, mi sembra più importante di lo stretto Performante in sì, draft rispetto a un questo. Rispetto esatto. a un effetto. E invece se mi arriva appunto di quinta, quarta pick, quinta, terza, sesta pick,
allora lì probabilmente la prendi Pensierino ce lo perché fai. sì, sì, conscio del fatto che probabilmente in draft ho più personaggi che altro, però Esatto. i luoghi ci sono, quindi secondo me si Sì. usano un po' in draft e le azioni che ci sono in draft normalmente sono molto più pesanti Sì. come valore, no? Cioè sono poche, quindi quelle che becchi, se le becchi veramente gli togli una cosa importante. Cioè io per esempio giocavo, nell'ultimo draft che ho fatto giocavo quella di Zeus. Mm-mm. Se me l'avessero tolta, insomma, era un removal molto 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 forte. importante, esatto. Sì, insomma, pesante. Quindi per me comunque il limited è buona, soffre un po' insomma, del paragone con le altre, però secondo me un È 3 comunque almeno giocabile. sicuro. Sì. È comunque giocabile, è un 3, sì. Una bomba in costruito è giocabile in draft, sì. Sì. Next, 29. Allora, questa siamo al primo oggetto invece. Pioggia purificatrice. Costa 2 ed è inchiostrabile. L'effetto è antico potere, esilia questo oggetto e rimuovi fino a 2 danni da ciascuno dei tuoi personaggi. Quindi una cura di massa, essenzialmente. Esatto. Cosa ne pensi? Allora, personalmente non la giocherei. Perché appunto, cioè, sei molto dipendente dai personaggi. È carino nel mazzo di appunto quello basato tutto sulle cure giallo-blu, ma appunto la giochi solo lì e non è neanche un mazzo molto performante, cioè è stato Sì. un mazzo meme Sì, sì, sì. da quando è uscito. Personalmente per me questa è una carta da raccoglitore. D'accordo, Cioè, costruito, sì. non vale la candela giocare un turno 2 tenendo l'oggetto lì, poi magari i tuoi personaggi ti muoiono di continuo perché appunto, cioè, muoiono i personaggi, cioè l'avversario è difficilmente te li lascia in vita con dei danni sopra in questo momento del No, meta. esatto, no, esatto. Non ha senso. Secondo me è proprio questo quello di cui soffre di più, cioè la challenge in generale è una cosa che un giocatore, insomma, mediamente skillato fa se ottiene qualcosa subito. Esatto, quando sei sicuro di far fuori i pezzi fai la Sì, challenge, altrimenti non la fai. non challenge per lasciarti il pezzo, forse l'unica cosa su cui questa cosa può avere senso è la bestia grigia, Esatto, lì ti faccio un è... danno per disabilitartela praticamente. Esatto. Però comunque non ha gioco. Però cioè andresti a giocarti questa carta solo per curarti la No, bestia, per pescare? No, cioè mai. no, piuttosto meno con la bestia che un Mai. 7-4 e va. Esatto. E il limited per me è uguale, lo stesso problema, cioè il limited anche Sì, faccio challenge per fare un buon trade, altrimenti faccio questo. esatto. Esatto. No, per me è una carta da raccoglitore su tutti i fronti questa qui. Sia costruito che limited. Peccato. Vai. Cuore di Atlantide. Oggetto, costa 4, non incabile. Si sposta e paghi 2 in meno il prossimo personaggio per il turno. Allora, l'effetto è bello. L'effetto è molto bello. Siamo sempre lì, costa troppo. Per me costa veramente una follia. C'è un abisso tra una lanterna Pluto, costo 2 esatto, o un Pluto e questo, cioè io la paragono alla lanterna solo perché sono 2 oggetti, però sì, anche un Pluto, cioè c'è un abisso enorme tra queste carte e l'arrivare a 4 secondo me è già tardi, cioè indipendentemente da tutto è proprio tardi per accelerare, quindi poi non incabile, sì. No, questa carta è da raccoglitore. Purtroppo sì, e per me lo è anche Uguali il limited, cioè tu a turno 4 preferisci giocare un pezzo piuttosto che questo e stare banalmente, tra virgolette, un turno fermo per giocarlo scontato ai turni dopo, cioè. No, esatto, Piuttosto preferire... Esatto, perdi solo tempo, perdi solo un turno. Mi spiace, Cuore di Atlantide. Uno tutto. Esatto. Direi che è l'ultima carta non luogo che abbiamo esatto. L'ultimo da oggetto. Questa è la chiave inglese di valvola, quindi un oggetto a costo 2 inchiostrabile con l'effetto ricostruire, la impegni e rimuovi fino a 2 danni da un luogo a tua scelta. Siamo d'accordo sul fatto uno su tutto, perché questa qui, cioè,
uguale a prima, cioè rimuovere i danni dal luogo non ha minimamente senso. Esatto. Più che altro l'aspettativa è che avrai veramente poche occasioni per farlo e quindi non ha Esatto, cioè non valore. ha senso. Boh. Peccato, non devo neanche cambiare le valutazioni. Erano 1 prima, restano 1 adesso. Esatto, ne sono una adesso. Quindi andiamo alla prossima, che è il primo luogo che abbiamo a Il primo disposizione. Quindi cambiamo un attimo visualizzazione in modo che lo vediamo un po' meglio. Tutto tuo. Allora, luogo. Isola che non c'è, Laguna delle Sirene, appunto è un luogo, costa 1 inchiostrabile. Per chi non sapesse come funzionano un po' i luoghi, sono le carte che entrano in campo appunto spossate in orizzontale. Gli avversari possono attaccarteli, appunto andando a danneggiare il valore di volontà che c'è sulla destra, e ci puoi spostare i personaggi sopra appunto al luogo, pagando in inchiostro il costo che c'è a sinistra. In questo caso l'isola che non c'è ci sposta i personaggi pagando 1 di inchiostro. Hanno un valore di lore, di leggenda passiva, che appunto è indicato sotto la volontà, e ti danno volontà passiva all'inizio del tuo turno. Quindi l'isola che non c'è, ogni volta che è il tuo turno, sei ancora in campo, una leggenda. E lo spostare personaggi su un luogo ovviamente ha senso per i luoghi che hanno degli effetti che E si hanno gli attivano effetti, esatto. con questa mossa. Questa non è il caso, è un luogo vanilla però. Esatto, è il classico luogo che piazzi giù e ogni turno ti fa 1. Se l'avversario non te lo rimuove, questo ti fa 1 ogni turno. Brutto non è. Ho visto degli aggro giocare comunque questa carta, e devo dire che giocarla anche contro Pixelborn sul simulatore, questa carta è molto forte. I gialli la giocano tantissimo. Sì. Perché comunque sta lì al primo turno, 4 di vita nei primissimi turni di gioco è veramente tanto. Come Questa avere carta, uno 0-4. esatto, è con un come avere loro. uno 0-4 che fa da un lore ogni turno, cioè è veramente imbarazzante, forte. Sì. È veramente veramente forte. Per me questa carta in costruito può essere una carta da 4. Banalmente è una carta da 4 questa. Anche secondo me. Sì. In determinati mazzi questa carta ti spinge veramente tanto l'acceleratore sulla lore che fai. Sì, banalmente funziona bene proprio perché è in un aggro. Sì. Quindi il fatto di essere Sì. in un aggro è quello che fa la differenza però. Sì. Il limited, secondo me può dire è giocabile anche il limited, che comunque i luoghi sono forti, cioè, c'è da dire, cioè, se l'avversario non te li toglie ti fanno lore passivo, cioè, è forte, veramente forte. Sì, anche il limited secondo me assolutamente ha un senso, e forse sto pensando se ha più senso avere un personaggio o meno, ma in realtà allora il limited secondo me l'unico svantaggio grosso di questa carta, dei luoghi in generale fatti così, è che non trattano in nessun modo dall'altra parte, che è un grosso problema in realtà, perché per quanto incostruito un aggro se ne sbatta, cioè tu non vuoi traddare, tu vuoi fare lore, fine. Esatto. In limited invece tu vuoi avere una board che ti permette di fare lore ma anche di fare dei buoni trade, e questa carta quando l'hai messo giù significa che non al primo turno ma al secondo probabilmente resti con un pezzo in meno sulla board che magari ti ha fatto 2 lore, però non hai più niente e non hai tolto niente dall'altra parte, e questo per me la rende molto meno forte di quello che è incostruito. Rispetto a incostruito. Sì. Però comunque rimane una carta giocabile. Sì, giocabile, per me sì. Quindi direi un 4 in costruito e 3 in limited tranquillamente. Ci sto. Next. Tutta tua. Del branco. Ok, allora. Anche qui un luogo, costo 2 non inchiostrabile, ha una volontà di 7 e un costo di spostamento di 2.
Gli effetti sono due in questo caso. Siamo tutti collegati, i personaggi ricevono +2 in volontà mentre si trovano in questo luogo, quindi aumenta la difesa essenzialmente, e Casa del Leone, se un personaggio principe o re si trova in questo luogo, paga un inchiostro in meno per giocare i personaggi e nel frattempo fa un lore passivo. Questa carta a me piace da morire, soprattutto per il mazzo che ci puoi costruire sopra. Il mazzo sciame con Stitch, Rockstar, tutti i pezzi piccolini. Sposti Simba sopra, giochi tutti i pezzi a 1 praticamente gratis a 0 e con Stitch ti peschi tutto il mazzo. C'è da dire che secondo me è un mazzo obiettivamente forte, perché l'ho giocato e è molto soddisfacente quando vedi in campo 20 creaturine e continui a metterle. Sì. C'è da dire che la prima rimozione che ti becchi dei denti, cioè tiri sulle carte GG avversario, sei stato forte. Sì. Cioè, nel senso... Primo grab. Esatto, cioè un grab voli sulla luna, cioè È vero, non ci scampi, non ci scampi. C'è da dire che è una bella carta però, Mm-hmm. contando che il giallo di Simba ne hai. Cioè il Simba 2-3 con Bodyguard, ogni giallo lo gioca. Mm-hmm. È una carta staple del giallo, banalmente. Questa come carta da avere in un paio di copie ti può dare quella spinta in più per giocare più personaggi in vari turni. Sì. Comunque è un set di vita, cioè fai fatica a tirarla giù in un colpo. 7 è già quella soglia un po' più alta, sì. A me devo ancora diciamo capire dove si colloca questa carta, onestamente, a parte chiaramente il combo deck che hai detto tu, sicuramente stradivertente metterla in piedi. Sì. Io cerco anche di guardarla, diciamo, in isolamento, no? È una carta che, ok, non è inchiostrabile, forse la cosa che mi disturba di più è il costo di spostamento a 2, che però capisco che la bilanci, ma sarebbe stata molto più rotta e forte con un costo a 1. Esatto. Sì, uno sarebbe stata giocatissima. Esatto, perché quel +2 lì comunque è molto forte per un aggro avere +2 di difesa sui tuoi personaggi, e quindi quello è tanta roba secondo me. Poi chiaramente il principe o re, valore aggiuntivo, magari non è una cosa su cui punterei inizialmente, ma c'è da dire che adesso c'è il Simba rosso costo 2 che fa 3 lore, che quando lo sposti qua, oltre a darti l'1 di inchiostro, si prende un +2 in difesa, quindi diventa un 1-3. Diventa un 1-3. È già un po' più difficile. È già un po' più difficile tirarlo giù, ecco. Esatto. Quindi un rosso giallo magari che possa andare sull'aggro potrebbe essere qualcosa da valutare. E a me banalmente piace. Anche il Simba con Bodyguard, cioè diventerà un 2-5, cioè un 2-5 è bello grosso per essere un Bodyguard. Grosso. Oltre a darti l'effetto passivo. Ma secondo me è una carta giocabile. Io molto giocabile. Non la inquadro ancora se è veramente sbroccata o no, però secondo me è giocabilissimo. Giocabilissima questa, sì, senza dubbio. Gli darai un 3 incostruito. Non la metterei solida perché secondo me non è ancora il suo momento, probabilmente. Esatto. Cioè, a parte quel mazzetto combo che appunto ti tirano un Grabio Sword, concedi, ma in un paio di copie nei mazzi belli spinti che appunto ti accelerano con il costo è molto bella. Sì. Il limited invece? Il limited non lo so. Grande boh. Siamo sempre lì. È un grande boh. Dipende appunto se ci sono principi, ci sono re per attivare il secondo effetto. C'è da dire che anche il primo non è male, rimane sempre quell'incognita dello spostarsi a 2. Spostarsi a 2 dipende quando lo fai. Diciamo che secondo me non la sfrutti tanto, perché a costo 2 la metti giù, quindi l'avversario sicuramente prova a tirartela giù il prima possibile sta carta, e quindi forse la sfrutti un turno. Sì, banalmente sì, la sfrutti un turno e basta. E c'ha, diciamo, lo stesso problema delle location in limited, quindi non tradda un cavolo. Sì. E purtroppo i bodyguard non le proteggono, quindi anche quello. No, esatto.
Limited la vedo un po' più scarsetta forse. Sì. Un 2. Ok, siamo arrivati all'ultima ultima carta. di Umber. Ultima carta, ultimo luogo, la Reggia di Tiana. Costa 3, non incabile. I personaggi si spostano a 2 e ha 8 di volontà. Fa una lore passiva ogni turno e ha l'effetto una serata fuori. I personaggi non possono essere sfidati mentre si trovano in questo luogo. Allora, l'effetto in sé è una mina, è una bomba, l'effetto. Nel contesto della carta però è molto meh. Nel senso, è un 3 non inchiostrabile. Fosse stato 2 non inchiostrabile, fortissimo. Cioè, per Sì. me era la carta da giocare. Poi con 8. Perché accetteresti il costo 2 per spostare i personaggi sopra pur di non essere sfidato. Cioè, è veramente molto, 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 molto bello l'effetto. Ma costo 3 non incabile vuol dire che tu inizi a spostarci i personaggi dal quarto turno. Sì, al netto degli accelerini tuoi, magari in giallo. Esatto, cioè più che altro al quarto turno io preferisco riempire ancora un po' di più la board piuttosto che iniziare a spostare i personaggi qua sopra. Sì, diciamo che capisco perché sia molto più giocata la prima location che abbiamo visto, perché comunque costa 1, è inchiostrabile, fa quell'ore, è vero, la tiri giù un po' più velocemente, però insomma scende prima, che è il motivo per cui in aggro va bene. Esatto, e poi comunque fa solo una lore passiva, cioè a questo costo secondo me a 2 era già più accettabile. Sì, concordo, in costruito purtroppo non la vedo. Purtroppo non la vedo giocata. Sì, forse un 2 proprio per ma neanche, neanche secondo me. Secondo me proprio no, ingiocabile. In limited secondo me può dir la sua. Sì, limited è tutto un po' più lento, quindi Esatto. potrebbe fare il suo, sì. Rimane comunque una carta da touch, secondo me comunque in limited, Anche secondo me. Non è giocabile, ma da touch sì. Cioè se la vedi sei contento, se non la vedi sei contento uguale. Assolutamente sì. E quindi è un 1 e un 2. E la cosa interessante è che con questo abbiamo finito le carte Ambra. del giallo dell'Ambra. Abbiamo finito. E è stata una chiacchierata super, dal mio punto di vista, super interessante, super divertente. E mi è piaciuto proprio andare una ad una su tutte queste carte e anche confrontarmi, e penso che me le ricorderò un po' meglio tutte adesso, perché il problema degli spoiler è che li guardi così veloce che poi dopo ti perdi un attimo i pezzi. Esatto, a ragionarci riesci anche a capire il potenziale delle carte. Esatto. Più che altro. Io ne approfitto per dare un'informazione in più. Questo è il primo video di una serie, vorremmo fare appunto un video per ogni inchiostro, magari nei prossimi cerchiamo di capire se in termini di tempistiche riusciamo a essere più spediti, perché questo primo video siamo andati abbastanza lunghi. Però fateci sapere nei commenti su YouTube o sui social se è un contenuto che vi è piaciuto, se siete d'accordo con le nostre valutazioni, se non lo siete. È bello confrontarsi comunque anche nel disaccordo. Esatto, voglio ricordare che comunque non siamo pro player, siamo bravini a giocare, ma non siamo pro player. Esattamente. E noi vi diamo appuntamento alla prossima review, che sarà sul prossimo colore, che è il viola, quindi subito dopo il giallo. E se avete voglia seguiteci sui social, quindi sul canale YouTube su cui pubblicheremo questo video e sul canale Instagram. E qualcos'altro che da dire, Pingu? Non so se avevi qualcosa. Andate, divertitevi, provate mazzi, fateci sapere appunto tra touch varie se la vostra mente geniale e diabolica riesce a concepire dei mazzi strambi durante le vostre serate in lega, e soprattutto divertitevi, cioè questo set è una bomba e vale la pena giocare ogni singola carta. Fantastico, perfetto, allora alla prossima ragazzi, ciao.